lui potrebbe essere uno di quelli sacrificati sull'altare. Io Però non tenetelo so, d'occhio, ragazzi, perché è un 2006 che già ha iniziato a giocare in prima squadra. Poi è ovvio bisognerebbe capire dove andrà. Io ipotizzo che ci sarà una squadra di Premier che lo comprerà e poi magari lo presteranno, spero in Championship da qualche parte, quindi io lo seguo ancora, continuo a seguire. solo che Magari la seguitelo Premier per anche questi voi. giocatori così non so fino a che punto poi è un bene. Eh, non lo so se finché Beh, è molto troppo giovane forse pure, forse cresce però meglio Premier, ma secondo me se in Premier no, ovviamente non è pronto per la Premier, quindi in quel caso o andrebbe a fare un po' di primavera, però se lo danno in prestito e la Championship o League One, perché spesso lo danno anche nella terza divisione, quindi stiamo un po' a vedere, è ovvio che è un po' presto, però è uno di quei giocatori che se esplode ti riesce a fare una bella plusvalenza, magari se va in Championship e inizia a segnare, la carta è molto bassa, ma pure la rara, è come è un investimento ovviamente a lungo termine. Non aspettatevi subito magari un rientro, però se volete tenerlo d'occhio, quantomeno, se non acquistarlo, ma tenerlo d'occhio, mettere un cuoricino, vedi come hai fatto tu secondo me è uno di quei talentini europei che prima o poi potrebbe esplodere e a un prezzo così basso può essere invitante. mo ti faccio vedere uno che sto facendo l'asta in questo, proprio in questo momento giovane. Intanto volevo rispondere a Luigi Toni 25. Steven Sì. Bradley sta giocando, in che senso dove è finito? Perché è entrato nell'ultima partita, se non erro, è entrato. Quindi in che senso? È scomparso. Eh, allora, ti aspetta che ti faccio vedere, eh. Vado a Ok. vedere che non mi ricordo il nome, eccolo, la tua offerta è stata superata. Bene, come non detto da Satonio. Yusuf Demir. Rilancio. Se c'hai Satonio alle spalle è difficile, però vediamo se molla il bot. Vediamo. Vabbè, Satonio, perché deve sempre pareggiare l'offerta più bassa. Vediamo un po'. Vuol dire che sicuramente, infatti, si è alzato il prezzo. Ecco perché. Ecco perché stamattina il floor stava a 5,50 euro. Lui, cioè, non so se Sì. l'hai mai visto. No, no, Lui, c'era un po', forse qualche notizia di mercato ho letto, forse. e lui torna, è in prestito dal Barcellona, quindi tornerà Ah, al ok, Barça. ok. E già l'aveva dato praticamente, gli ha fatto fare un po' di prestito e quindi probabilmente è giovanissimo, parliamo 19 anni. Quindi se poco poco sto ragazzo se lo tiene il Barcellona, magari è forte, esplode. Comunque lui è forte. Nel Galatasaray ha trovato poco spazio, però ha giocato pure nel Eh, Rapid Vienna, vedi? sì, sì, ho visto, è austriaco, sì, adesso me lo segno perché può essere interessante. Poi a me mi piacciono i colpi dei giovani ragazzi, me li tengo pure, io me li Quindi tengo lui ha fatto benissimo anche pure in qualche Serie A. presenza, ha fatto qualche amichevole in giro con il Barça e ha fatto anche qualche presenza, ad esempio qua ha giocato contro il Bayern Monaco, addirittura è entrato, eh, cioè ha giocato comunque già se l'è portato dietro la nazionale più di qualche volta, la nazionale è grande, quindi è un buon prospetto, solo che ecco qua, oggi ci ho messo l'occhio sopra e si guarda qua quando lo stanno vendendo a 5 euro, già è salito a bomba. Infatti c'è Infatti, qualche carta con la maglia del Barça e qualche carta addirittura con la maglia del Rapid Vienna. sì, però mi sembra che no, c'ha ragione Luigi, perché mi sembra che l'abbia comprato il Galatasaray, eh. Eh, Co- io l'ho comprato Controlla. a 50 euro 6 mesi fa.
Mamma mia. Perché su Transfer Market, sì, mi dice che l'ha comprato il Galatasaray dal Rapid Vienna per 6 milioni, qua risulta, contratto fino al Sì? 2026. Quindi non torna, non dovrebbe tornare al Barça. Non è in prestito perché il Barça l'ha ceduto per 10 milioni al Rapid Vienna. Ok, E poi Rapid Vienna l'ha ceduto per 6 milioni al Galatasaray, quindi non dice nulla del prestito ok, quindi attualmente. Mi pare di no. Sì, lui è già esordito con la nazionale austriaca, quindi sì, già fatto 4 presenze, è davvero interessante, quindi non so se tornerà, adesso poi dobbiamo vedere se torna al sì, dobbiamo vedere Barcellona. perché l'avevo letto da qualche parte, non l'ho visto su Transfert e devo andarmela a rileggere e cercarmela bene. Sì, sì, me lo devo andare a cercare bene bene perché Ah, comunque è un ottimo era, prospetto lui. era in prestito a Rapid, sì, a Rapid era in prestito. Ok, e poi è tornato al Barcellona. Oppure l'ha comprato direttamente dal Barcellona per 6 milioni, perché vedo qua 6 milioni, però magari era un prestito con diritto di riscatto, magari sì, qualcosa del genere. Mm. Si vende del tempo, costo 6 milioni. Sì, a quanto pare poi vende del Galatasaray allora. Vediamo un po' se c'è qualche rumore perché se si è alzato mo all'improvviso oggi sto prezzo. Ah, guarda qua quante squadre interessanti. Ah no, queste però sono vecchie. Addirittura nel 2022 con i Los Angeles gli sono stati vicino, a Sampdoria. Però di recente non c'è niente. Forse la più recente è questa di agosto dell'anno scorso. Quindi non so. Poi molte sono vecchie, soltanto su alcuni li aggiornano. Com'è andata sta Game Week? No, stavo leggendo proprio la notizia se era stato. Allora, praticamente lui avevano concordato con il Rapid la clausola di 10 milioni Sì. l'anno scorso e si sarebbe attivata se contendevano 10 parti che poi non è stata rispettata. La piazza turca lo ha incorporato in cambio di 6 milioni. I Leoni convinti di quindi sì, l'ha preso proprio il Galatasaray. Quindi di proprietà del Galatasaray. Ok. Sì, contratto sì, pare di sì. Sì, la Game Week, oddio, a me non è andata benissimo perché per 9 punti non sono rientrato nella Tier 5 della MLS. Mi ha tradito proprio CJ Sapong, purtroppo. Mannaggia, ho fatto quella partita Ehm, all'inizio. Non è. Stranamente stavo per andare a premio con le 4 riserve dell'Academy, dell'allenamento. Poi ovviamente non avevo il portiere titolare perché l'ho schierati così. Eppure rientravo quasi per i $5 tra i 500, poi ho fatto 700esimo perché ovviamente ho giocato in 4. Però non è, insomma, è andata un po' così, è andata un po' così. Adesso sono un po' in corsa per la 220, però perché ho ancora Bakker, ma dovrebbe fare un decisive per andare a premio, quindi niente di che. No, Poi volevo rispondere mi sa che ho visto una domanda per Panos, perché da Luigi che mi chiedeva, leggevo di Obuz. eccola qua. Ups. Sì, certo che lo conosco, ce l'ho pure io. E lui ritorna, vabbè, era in prestito, quindi tornerà a Colonia, lo ha già dichiarato e ha già salutato, insomma, i tifosi del Kiel. Si trova abbastanza bene, anche lui ha giocato la prima parte titolare, poi è scivolato in panchina e non ha più giocato granché. Però lui è un talentino, ex nazionale under 21 tedesca e tornerà a Colonia. Ora non so se rimarrà però al Colonia, perché il Colonia, come sapete, ha una questione ancora in sospeso con la FIFA, perché è stata indagata e condannata in primo grado allo stop delle 2 sessioni di mercato, le prossime 2 sessioni di mercato. Adesso ha fatto il ricorso al TAS e stiamo aspettando un po' la risposta.
perché in caso ovviamente il Colonia non potrebbe fare mercato né questa tornata estiva prossima di gennaio, quindi se ne parlerebbe nel 2024 estate, e quindi tutti i giocatori che avrebbe in prestito ovviamente li manterrebbe, perché non potendo fare acquisti conviene tenerli, e tutti i giocatori ovviamente che vorrebbe cedere in questo caso se li terrebbe stretti. Ha già avuto 2 cessioni dichiarate importanti, tra cui Hector che andrà in Arabia e Timo Horn, il portiere storico, che andrà via, e anche su di lui ci sono diverse notizie di mercato e lo vogliono diverse squadre di Bundesliga. Timo Horn è uno di quei portieri da tenere d'occhio, anche se il prezzo è già salito purtroppo un po', però lui sarà titolare da qualche parte, vuole giocare. Purtroppo negli ultimi 2 anni per amore del Colonia è rimasto, non ha più giocato, però adesso vuole andare a giocare. Le preferenze ovviamente sarebbero in Bundesliga, e infatti è uno dei papabili per lo Stoccarda, che lo Stoccarda, come ho scritto sul Twitter proprio ieri, ha deciso di cambiare i portieri, tutti e due i portieri, a prescindere dalla categoria, quindi sia in Zweite che in Bundesliga Bredlow e Müller andranno via, e quindi c'è adesso un toto portieri su alcuni portieri che potrebbero sostituire i 2 portieri attuali dello Stoccarda, e tra i nomi c'è anche Timo Horn. E quindi seguite Quindi anche lui, due li perché è uno cambiano dei su carta. portieri che sarà protagonisti del mercato. Attualmente lo Stoccarda c'è Bredlow che sta giocando e giocherà lui le ultime 2 giornate, però ha insomma fatto un po' di cappellate, insomma hanno deciso di Müller, già lo volevano togliere da gennaio. Alla fine Bredlow inizialmente era affidabile, ma poi hanno deciso di cambiare totalmente. Tra i papabili, oltre Timo Horn, lo Stoccarda sta seguendo anche come si chiama? Quello dell'Augsburg, Damen, credo si, Amen. sì, mi sembra Damen. Sì, Finn Damen del Mainz, scusa. Giovane, anche abbastanza giovane anche lui, ha fatto una prima parte di stagione da titolare dal Mainz, poi ha riperso il posto perché è tornato a infortunio Svolov, e quindi anche Finn Damen sarebbe in ballottaggio con Timo Horn per prendere appunto la titolarità dei pali dello Stoccarda per il prossimo anno. Pente, per qua, per Ok, finire a poi quindi, parlare di Opuz, quindi ovviamente. perché Galetav segna, domani lo diciamo a Daniel, lo mette in qualche giveaway, spero che lo diano in prestito di nuovo. Sto parlando ancora di prima, del Di giovane Obuz, sì, Obuz, sì, come dicevo, infatti finiamo su Obuz, lui è comunque un talentino da seguire, è ancora giovane, e ovviamente a Colonia avrebbe poco spazio anche se dovesse rimanere. Marvin Obuz. In Sarebbe una ogni... bella giveaway, eh. Eh no, vuol dire che Daniel, sicuramente Daniel l'ha sparate in qualche giveaway, è ormai l'idolo del gruppo di Daniel. Quindi ce stanno... Ah, ecco perché hai chiesto informazioni, perché Daniel l'ha sparata a Ah, bomba, ne ha distribuiti una ventina, secondo me. L'ha fatto comprare a Vabbè, tutti. avete fatto un affare se chi l'ha vinto, perché, ripeto, se dovesse rimanere a Colonia allora avrebbe forse un po' più di problemi di spazio, però se il Colonia vince la causa con il TAS, il ricorso, e quindi lo darà in prestito magari di nuovo in Zweite a qualche altra società, e magari questa volta giocherebbe di più, allora sarebbe un bell'affare. Altrimenti non è che non è un talento, magari c'è da aspettare un po' di più, e magari in Bundesliga potrebbe faticare all'inizio, però rimane il fatto che lui è un talento, era un talentissimo di belle speranze, perché era un nazionale under 21, poi un po' si è perso. Quest'anno doveva essere l'anno del riscatto, appunto in prestito al Kiel, ha iniziato a giocare e poi ha perso il posto e non l'ha più ripreso.
Infatti sto guardando Daniel Abram, Daniel Abram, Daniel Abram, Daniel Abram, una valanga ne ha distribuiti Marvin Obuz ovunque. Adesso mo mi state, vabbè, mo vado a prendere pure io, dai, vado a prenderlo pure io, Obuz. Dai, entro anch'io nel team. Mentre poi la notizia un po' della settimana per quanto riguarda i portieri, sempre di Bundesliga, che ho messo sempre su Twitter e ha avuto pure un discreto successo perché sono esplose le visualizzazioni, riguarda il portiere del prossimo anno del Friburgo. Il Friburgo, il portiere attualmente è Preso Flecken. Obuz, eh? Preso Esatto. Obuz. Se vuoi entrare anche tu nel No, team. Ah, tu già hai Team detto che già Obuz. ce l'hai. Tu già ce l'hai detto, no? Sì, sì, ce l'ho già, ce l'ho già. Mi ha fatto qualche. Tu, Luigi. Luigi Toni l'ha fatto comprare a tutti. Quindi è lui quello che ha fatto appassionare. Se ne è uscito. Sei tu il colpevole, Ha ok. detto, ha detto Galetta, Luigi Toni se ne è uscito che Obuz è il nuovo Capra e Daniel ne ha comprati 10. L'ho vinto io No, ed ho detto però scherzi a no, me l'ha parte, comprato lui lui. è davvero un bel giocatore. Non è un giocatore da Sorer, perché sai che magari i giocatori talentuosi su Sorer potrebbero avere medie e basse, perché poi su Sorer sappiamo che contano i Sì. passaggi, i dribbling vinti, tante, insomma, tante piccole skill, però lui tecnicamente è fortissimo, eh. Il piedino ce l'ha e quindi è un prospettino sicuramente. Ma infatti non è male come comunque nazionale under 20 tedesco e ha detto che ha fatto addirittura una lega privata col nome Obuz e mandaci il link di questa lega privata, come si fa a partecipare? Poi dopo non so se conoscete Panoschi, il discorso Web 3, se ne fate parte, eccetera. Noi facciamo vedere un po' ai ragazzi il tuo progetto di Web 3. Ah, tra l'altro nella Royal Rumble siete rimasti, voi cinque siete rimasti ancora sopravvissuti. Ho giocato in 4. La Ho, prima è gio- giocata in 4. ho Ieri, vabbè, spurato. ieri tutti sopra i 300, quindi alla grande, Ieri, adesso ieri pure ci sono rimasto. Inta- allora, aspetta, voglio andare a vedere perché io questa qua infrasettimanale, io l'infrasettimanale le gioco poco. Quindi, mamma mia, 320. Ma sì, sì, avete fatto, l'ho visto, sì, siete rimasti tutti e cinque. che Quindi non è peccato. cambiato niente. Che peccato qua con Frey e Roldan che hanno preso una bastonata stanotte. Hanno Esatto, preso. tra l'altro l'MLS stanotte praticamente 10 portieri hanno fatto clean sheet, non so se sia quasi un record, però anche questo ha fatto alzare un po' le medie solitamente dell'MLS pure per andare a premio e quindi i tanto bistrattati portieri MLS che non fanno clean sheet, questa volta ben Invece 10 tanti, guarda qua. squadre. Vabbè, qua allora, io la mia scommessa personale ormai sono partito a bomba New York, sui New York Red Bull, perché l'allenatore nuovo a me personalmente piace tantissimo, Ma giovane. sì, dovranno risalire Infatti necessariamente. nel giro di tre partite ne ha vinte, se non mi sbaglio, considerando anche quella la prima che è stata in Coppa, e pareggiata col Toronto mi dispiace perché il Toronto mi aspettavo che il New York vincesse. Infatti ne ho presi un po' di giocatori dei Red Bull, ma li ho presi proprio al momento del cambio allenatore. Sono andato a leggere la storia dell'allenatore e mi ha convinto perché è giovane, da giovane come prima squadra ha preso una squadra messicana praticamente del New Mexico, no messicana del New Mexico, e l'ha portata la prima volta nella storia nei playoff. Poi ho visto che gioca più o meno con lo stesso modulo che giocava il vecchio allenatore. Quindi, bene o male, i giocatori già erano quasi tutti abituati a giocare in quel modulo. Ho detto questo, se dà una nuova mentalità e veramente spinge così con i successi che ha fatto pure in passato, svolta. Anche No, perché secondo me hai fatto bene perché la posizione in classifica è un po' bugiarda.
Sì, perché per poi la rosa che ha New York è ancora un po' bugiarda. Poi magari può essere anche quella stagione storta, però come dici tu, magari il cambio allenatore, hanno già rifatto una vittoria, un po', cioè, insomma, secondo me è un po' bugiardo, non sarà sicuramente un campionato da vertice, magari, però si riprenderà sicuramente e hai preso un po' la palla al balzo, anche perché poi i campionati sappiamo che c'è una prima parte e una seconda parte, e questo vale pure per l'MLS. E in tanti campionati, spesso, se la prima parte è andata male, una delle occasioni appunto su Solare è andare a vedere un po' queste formazioni che nella seconda parte possano performare meglio, e secondo me ce ne sono diverse in MLS. sì, ma Eh, io sono appassionato delle squadre che vanno male. Infatti, pure per il discorso coreano, io ho fatto un piccolo, cioè ho acquistato un sacco di giocatori della squadra ultima in classifica. Cioè, perché quando vedo che tipo fanno un cambio allenatore, come è successo con il Motherwell, una squadra con un cambio allenatore ti può cambiare veramente sì, aspetto. Qua esatto. parliamo, proprio L'esempio eclatante è perché stato anche in Zweite Liga col San Paoli, che era terzultimo al girone di andata. Con il nuovo allenatore hanno fatto 10 vittorie consecutive, adesso si stavano giocando i playoff. La seconda parte è stata clamorosa, e se chi avesse preso i giocatori durante la prima parte avesse fatto una tattica come la tua, una strategia del genere, adesso ne è giovato tantissimo, oltre che di premi e di plusvalenze. Quindi è una tanto quando li compri al strategia che io minimo. approvo totalmente. Quando tu mo stavo notando che questo è un altro giocatore che voglio acquistare, pensavo di averlo acquistato oggi, probabilmente mi hanno rifiutato l'offerta o mi hanno superato nell'asta. E, cioè, quando tu li compri al minimo proprio sindacale, cioè quando tu compri per dirti un attaccante tipo questo, vabbè, qua il discorso dell'attaccante c'hanno pure il problema dell'attaccante che ha fatto il commento razzista e quindi è pure fuori. Sì. Weiser, quello lì che mi sembra che è tedesco. Lui, aspetta, vediamo un po'. Vai. Aspetta, roster. Se mi sto confondendo con un'altra squadra. Allora, eccolo qua. Van Zeir. Ah, Vanzeiro, ok. Lui ha fatto un commento razzista a un giocatore e l'hanno cacciato fuori praticamente per non so quante giornate l'hanno squalificato e per di più hanno comunicato che la società non sa, l'allenatore ancora non sa se al suo rientro lo punirà ancora con ulteriori giornate in panchina oppure lo farà rientrare. E quindi io ho preso Cory Burke, che penso che non ha giocato l'ultima perché ha avuto è entrato al secondo tempo perché ha avuto qualche problema fisico. Poi per me Carmona potrebbe fare, ma ancora è presto. Io ho Edelman che però attualmente sta nell'Under 20, nel mondiale, ma questo ce l'ho proprio da una vita che ce l'ho. E lui che secondo me è la svolta. Infatti io penso che l'ho comprato qua tipo a 2 euro, perché lui gioca dietro le punte. Vedo, E vedo, è interessante, lui interessante. c'ha i piedi buoni, infatti prima giornata, che guarda qua, cioè come ha cambiato allenatore, subito mi ha fatto, qua se non mi sbaglio ha fatto un assist, poi un sacco di palle che gli passano tra i piedi, quindi ho pensato che se rinasce New York Red Bull sicuramente passerà dai suoi piedi, poi Ottimo. lui è un po' fuori budget, ma pure Casares secondo me è un ottimo acquisto di sta squadra qua. Io di New York seguivo già da un po' Ngoma, che è giovanissimo, e secondo me prima o poi appena mo è infortunato, credo, però dovrebbe rientrare, e se come dici tu davanti ci può essere un po' di spazio. Angoma, Ehm, 17enne. sì, Ma poi la cosa che mi fa impazzire a me vabbè, dei Red Bull in generale che hanno un team di scouting che fa paura. Quindi esatto. quando vedo un 17enne che sta qua, io non ci posso credere che è uno qualunque. Cioè, sicuramente qualcosa ci avrà, anche se magari non ho avuto possibilità di vederlo, ma sicuramente ci butto sempre un occhio. Infatti io Edelman l'ho visto giocare, mi è piaciuto e ce l'ho forse da un annetto, infatti forse l'ho pagato un po' in confronto adesso.
Caceres pure giovane, e nonostante andasse male, anche quando andava male, giocava bene. La prossima partita è contro il Montreal. Cioè, la prossima partita è contro il Montreal. Io, cioè, mi auguro in un'imbarcata totale. Ah, mi auguro poi. Secondo me sì, hai fatto molto bene. Poi sì, sui giovani NMLS, io pure sono un amante dei giovani MLS e quindi spesso ne ho già diversi nel roster e li seguo altrettanto. Ad esempio, molti denigrano Theodore Q di Pietro, che Ah, a me no, piace molto invece. no, invece sì, invece è proprio è buono. Infatti sta iniziando a giocare spesso anche titolare, cioè spesso, oddio, dipende dalle rotazioni, però sta iniziando a entrare nelle rotazioni e mentre prima lo facevano giocare più esterno, adesso lo fanno giocare davanti proprio. Il prezzo vedi un po' è salito, È salito però perché secondo me, stavo guardando oggi che secondo me la squadra, se uno deve acquistare qualche giocatore ora, in questo momento, è del DC United, perché cioè, guarda qua che partite che gli aspettano. I esatto, Galaxy, favoriti. Toronto, per me, favoriti. Montreal in casa non ne parliamo proprio. Inter Miami pure sono favoriti e poi qua con l'Atlanta sono sfavoriti. Quindi diciamo che li aspettano quattro partite, nessuna. Se vai a vedere le squadre, analizzarle, eccetera, il campionato che le prossime partite, nessuna a quattro partite consecutive, secondo me, che parte favorita. Poi, vabbè, il discorso parliamo di favorite sulla carta, sì, però sì, sì. cioè, per me lui, infatti, qua quando sta? Non sta tantissimo. Lui lo avevo addocchiato già, pure io già da un po'. Infatti, oggi proprio stavo cercando di vedere un poco pure il discorso del portiere del DC United, difensore, qualche difensore. Perché secondo se loro qua fanno quattro partite a bomba, tutti si alzeranno di prezzo. Esatto. E poi sì, poi lui è centrocampista, adesso sta giocando davanti nel tridente, poi è uno da all around, è uno che c'ha spesso la palla, salta l'uomo, a me mi è piaciuto, io l'ho visto, poi non l'ho visto tantissimo e quindi l'avevo preso, però avevo sentito un po' di commenti, un po' degli altri esperti di MLS e lo sconsigliavano perché diceva che avrebbe avuto difficoltà a prendere minutaggio, poi un po' gli infortuni sicuramente l'hanno aiutato, però secondo me è ancora giovane e quest'anno potrebbe un po' non esplodere, però fare una buona stagione, secondo me. Giovane E, comunque, cioè giovane, quanto c'ha? 21 a 20 anni. anni, Beh, sì, 21 anni dovrebbe essere arrivato il momento di dimostrare. Cioè, guarda qua, fra qualche giorno fa stava a 1 euro. Io l'avevo visto tempo esatto. fa, lo volevo acquistare. Poi del DC United, un altro, Ruan è infortunato, si è fatto male, se non mi sbaglio. Poi O'Brien, lui è forte. Lui c'ha pure bellissimo, guarda qua che voti che c'ha. Sì, 76, cioè sempre alto, nonostante tipo 0-0, 26 di all around, si è sparato un 61 con una munizione. Ah, il DC United interessante. comunque è una squadra interessante, il DC United, è una squadra solida che fa il suo, non eccede in nulla, però secondo me come squadra è bella compatta, può fare bene, per questo ho detto secondo me è da attenzionare, se da fare qualche acquisto con attenzione, qua si potrebbe fare qualche plusvalenza. Infatti neanche sono cominciate le partite, già lui già sta in plus. Sì. Poi non so se a me che io come stack difensivo invece mi piace molto e ho alcuni giocatori del Minnesota, non so se li segui, ma loro in casa è difficile che prendano gol, eh. Adesso hanno giocato contro l'Houston in casa e sia portiere stack difensivo, poi il miglior giocatore che è Boxall, guarda quanto costa e guarda le medie, Mamma è mia, clamoroso. bomba.
Infatti mi ha fatto andare a premio molte volte lui, eh. Lui, allora, Minnesota, sì. Allora, Sinclair è, è uno dei, Minnesota c'è secondo un me, buono stack, quindi ma anche che magari solo per la riguardo. common, portiere difensore. Allora, lui ha fatto pochi clean sheet, però se vai a analizzare tutti i portieri della MLS, per me lui è il migliore a livello di qualità-prezzo in assoluto. Cioè, nel senso, non è troppo, non è vecchio, è giovane. A differenza di magari quelli lì che sono sicuri, tipo Frey, tipo, come si chiama quello del Nashville, che costa 60 euro perché fa una valanga di clean sheet. Però lui è giovane, è forte ed è pure bravo. Sì, L'unico problema è che ha fatto sì. pochi clean sheet, vedi, è un po' male, però nonostante è Però andato vedi, in male, che è casa e poi buono. ti riesci a fare in casa ti fa belli bei voti, eh. Fuori casa no, guarda un po', però quando gioca poi in casa ti riesci a fare qualcosa in più. Adesso la difesa sta giocando bene davvero, con Tapia e Box al centrale che costano pochissimo, sono due difensori che con meno di 10 euro te li porti a casa, titolari. Infatti, E... Boxall, Sinclair hanno spaccato proprio sta giornata. Tu, se vai nelle classifiche, li ho visti Esatto. più volte. Loro hanno fatto la differenza. Sinclair Boxa, Sinclair e Lawrence. No, Lawrence io invece infatti ce li ho, ce li hai ce li tutti. ho e purtroppo Sapong mi ha tradito, però è un bello stacchetto, ma pure Lorenz, guarda un po' Lorenz quanto costa, cioè insomma lo stack del Minnesota, i giocatori del Minnesota costano poco, anche il portiere costa poco, forse così affidabile il rapporto qualità-prezzo c'è solo McMatt in porta, che leggermente costa di meno e leggermente le medie un po' più alte. Però uno buono stack Sinclair o Boxall o Sinclair Tapia o Sinclair Lawrence, Loro oppure pure, prendere, se loro li pure prendi non tutti e tre hanno. paghi 3, 6, paghi meno di 10 euro tutti e tre, più il portiere che viene, paghi 50 euro, paghi meno di 50 euro, ci fai uno stack difensivo totale. Lo sai che non è male, non è male, anche perché sto guardando e tranne qua, forse qua, vabbè, pure il Portland sta giocando abbastanza bene, però forse qua, però pure loro non è che hanno. Vedi, in casa ci avrà Salt Lake e poi Toronto, le prossime E due in tu, casa, e a quindi me Toronto non piace. Io speravo che Sapong, quando è arrivato, pure io l'avevo addocchiato all'istante perché ho detto questo qua è quello che mancava al Toronto, no? Ma è ovvio già. che lui non è uno da, è solo da decisi, quindi se Bernardeschi e Insigne non gli danno palloni o non si svegliano, è ovvio che lui poi sottoperforma, però voglio dire, non è che c'è tantissima concorrenza lì a Toronto e comunque per quel prezzo un attaccante titolare comunque può andare bene. Ovviamente non contateci proprio per sempre o per essere costante, però per una buona riserva, per ogni tanto da schierare, soprattutto in alcune partite, può essere buono. Ma gli attaccanti, forse mi sono perso qualche messaggio, sì, è un po' vecchio, di Luigi Toni. Scusami Luigi, mi ero perso qualche messaggio. Va in serie era fortissimo, comunque se si ambienta in MLS può fare bene, ma infatti lui, nonostante la squalifica, è comunque l'attaccante che costa di più di tutti i New York. Il Sì. problema è visto Il sta problema comunque è che New York è una città molto progressista, quindi quando fai delle gaffe del genere, non è Dallas, non è quegli stati del sud dove magari te la fanno passare liscia, lì è molto forte la comunità, poi insomma. Poi stiamo Ehm, parlando in America, la problematica razzismo è un po' diversa esatto, esatto. E poi a dall'Italia, New York, che è la città più progressista d'America, là non te la fanno passare liscia. no? Quindi E bisogna quindi vedere la vedo perché io dura, l'avevo la vedo letto proprio dura. dal reporter del New York che hanno fatto intervista al nuovo allenatore, ma proprio sto parlando proprio poco dopo che è arrivato, affrontando la tematica Vanzier e gli dicevano proprio a breve ritornerà, quindi l'attacco si mette a posto e lui ha detto non è detto che al termine della squalifica lui ritorni in campo. Quindi bisogna stare un attimo in campana e valutare. Io personalmente
cioè, ho preferito investire sugli altri, perché se mi vado a prendere un attaccante che potrebbe giocare anche con il rientro di Vanzier e lo pago 2 euro, che Sì, cosa mai potrò perdere? esatto. Poi a quel prezzo secondo me non conviene, non conviene. È No, ancora non troppo conviene, alto. anche perché allora, una delle parti più difficili dell'MLS da acquistare sono gli attaccanti. Io, allora, Esatto. aspetta, perché è sempre difficile. Ho fatto una lista una volta di attaccanti un po' più. Io l'attaccante che ho comprato, su cui avevo puntato, però come l'ho comprato non sono riuscito a schierarlo nemmeno mezza volta. Aspriglia. Dairon, sì, però lui ha problemi un po' fisici, Sì. lotta un po' con i problemi fisici. Mannaggia a lui, oh. Mannaggia, io. Deve giocare, se non gioca non arriva a prendere la forma perché poi è abbastanza grande, massiccio, quindi Infatti qua, vediamo. qua mi sa che ci ho fatto forse due partite. Poi mi si è fatto male. Mo sta, piano piano sta cominciando a prendere minutaggio, però sono rimasto un po' a piedi. Quindi ho virato altrove. Ho virato pure sul discorso dei Columbus. E con i Columbus pure cercato di... no, Columbus. Ravi. Sul problema mi si è bloccato tutto? Non riesco perché il giocatore si chiama Max, però Max non lo riesco a trovare. Colorado Rapids, eccoli qua. Di Colorado. Che loro hanno avuto il problema in attacco di Max. Dove sta? Addirittura me l'hanno tolto? Addirittura mi sa che l'hanno tolto proprio. Sì, mi sa che l'hanno tolto. Adesso faccio difficoltà pure a trovarlo perché si chiama proprio Max, quindi praticamente l'hanno buttato fuori, ha avuto una squalifica per il calcio scommesse. E io ho comprato Barrios, lui che dovrebbe giocare, però non con un centrocampista che Lewis, che spesso gioca praticamente come prima punta. Solo che Colorado è pure qua è una scommessa, è una scommessa. Come attaccanti stiamo sempre a problemi con l'MLS perché quelli forti già costano troppo. Sì, costano già tanto, è vero. Allora, Poi bomber puri, a parte un po' Bowanga, non è che ci ne siano tanti in questa stagione. Tutti gli altri bomber che si aspettano stanno ancora un po' tergiversando, eh. eh, Quindi è vero, i prezzi sono alti e quindi spesso magari anche con poco prezzo riesci a prendere qualcuno che inizia a segnare. È ovvio che poi girano pure spesso gli attaccanti, quindi è un po' complicato capire. sì, Max CC, ok, mi sono confuso, ma lui dopo la sua di partita, che l'hanno squalificata, io non ho Max, io dopo quando ho letto la notizia che aveva pubblicato Tom Bogert, subito mi sono lanciato a prendermi le due riserve. Infatti sono con entrambi in plusvalenza lì, però non li sto mettendo fuori perché spero che cominciano a giocare a fare bene per fare una plusvalenza un po' più alta. Qua gli attaccanti hanno fatto un affare. Chi ha preso il Cucio Hernandez perché se non erro è stato infortunato e il prezzo era sceso un po', però già sta altissimo, già è salito. Sì. È alto, è alto. Qua tu, per esempio, come low cost, su chi andresti? Allora, io adesso magari andrei, oddio, sul tanto low cost non lo è, ma Benteke, visto che tu hai fatto Sì. vedere un po' il calendario, è sceso un po' di prezzo e quindi vedete là un po' tra tutti quelli che stiamo vedendo potrebbe essere quello che potrebbe tornare a segnare e quindi performare meglio.
Sì. Però come dici tu faccio pure io un po' fatica a prendere attacca, infatti spesso mi piace più giocare con l'attaccante common, perché appunto non mi piace spendere troppo per l'MLS, campionato che comunque ci vogliono tanti punti per andare a premio, campionato che Sì, ci vogliono un sacco di ancora un punti. po' da Infatti, decifrare davanti, vedi Giacomakis che doveva essere il bomber, sì, gioca e non gioca, poi entra e segna, quando gioca titolare non segna ma e lui ha quindi avuto qualche 47 problema euro. fisico. Lui ha avuto qualche problema fisico, secondo me. Infatti, io c'ho la sua riserva. Adesso, quando è stato? Stanotte ha giocato addirittura titolare, ma la sua riserva è, cioè, secondo me, è scandalosa. Michael Berry. Cioè, non so. Cioè, Barry, secondo me, è molto inferiore a Giacomakis e costa 2 euro lui, però ecco, Però cioè, per vabbè, me, per 2 euro è una scommessa che uno lo fa e lo mette tranquillamente. Il problema è che non mi va di spendere quasi 50 euro per un Giacomakis che non è anche, cioè gioca, non gioca, problemi no, infatti è fisici. detto, è proprio complicato. Ma allora io ma non per America, perché poi non ce la fai a competere in America. Se uno vuole puntare su Cup 240, io consiglierei eh, Baird, Brian White, che forse sono quelli che stanno lì, che Jovic, che però Però vedi, se vedi la titolarità non c'è mai quello che ti va sopra, già sopra i 50 a Tyler Boyd, trovarli. lui, ma è un attaccante che non segna, che Lui gioca ce lui. l'ho, io ce l'ho, l'ho Eh, preso già quando stava da gennaio, quando l'hanno ceduto. E l'ho preso basso e quindi me lo tengo, però effettivamente non è una prima punta pura, sta giocando più esterno che prima punta, però ha fatto sì, è solo uno quel dei gol giocatori nel che ci derby. mette. Ha fatto quel gol nel derby, ci ha tirato quella sassata, ha fatto un gol bellissimo Io la maggior contro parte di quelli MLS che ho, che sono quelli che vengono tutti dall'estero e che li alcuni conosci ci ho già. fatto plusvalenza già col Tillman, altri stanno iniziando a giocare adesso, tipo Westwood che viene dal Barley, e tipo Radovanovic dei Austin ha iniziato a giocare già da questa partita. Oppure allora qual è che ho preso altri fammi vedere. Insomma, ce ne ho diversi che ho presi prima e quindi li ho presi bassi e adesso ci gioco. Non ho mai ancora fatto a parte McMath come portiere, e effettivamente McMath sta performando forse anche più di quello che dovrebbe. Ieri ha fatto 91, quindi anche lui bistrattato, ha visto pure Pio Perna che diceva che non è un granché, però a me no, è uno di quei portieroni che piace, insomma, non è eclatante, fa il suo e spesso poi costa poco e magari performa meglio di giocatori di portieri che costano il triplo di lui, eh. E sì, allora, per quanto riguarda Arruio, sì, l'avevamo detto Luigi, l'abbiamo detto all'inizio che se ne va al Flamengo. È un peccato. E adesso sarebbe interessante, a proposito di questa cosa qua, sarebbe interessante capire se Arruio va via, come va, come si posiziona. L'Atlanta se la vede brutta, perché se perde Arruio, perde Almada, non lo so come va a finire. Io ho preso Guzan come portiere che dovrebbe rientrare, l'ho preso a 7 euro, dovrebbe rientrare, spero a breve. Io ho fatto un ragionamento così, il discorso che non volevo investire così tanto sull'MLS, ho detto, mo mi preparo. Che ho fatto? Mi sono preso Guzan quando si è infortunato a 7 euro e mo No, hai già fatto bene. dico Hai così fatto bene almeno. perché le ultime notizie poi ti hanno dato ragione, rientrerà prima del previsto, quindi Sì, ma sono 2 settimane che si sta allenando già con la squadra. L'avevo visto che da 3 settimane fa avevano comunicato che era rientrato in allenamento individuale e bam, l'ho preso a 7 euro. Poi da quando è? 2 settimane fa
che hanno detto che proprio ha cominciato a fare l'allenamento dopo in squadra e quindi ho detto, infatti è cominciato a salire il prezzo. Esatto, esatto. Poi E io di Atlanta ho quel ragazzino lì che ha segnato, Tyler Wolf, che vedi Wolf, in panchina, ha giocato solo 6 minuti e ha segnato. Ce l'ho da 4 mesi, finalmente sta iniziando a giocare. È giovanissimo, pure lui, però piano piano sta prendendo minutaggio pure lui. vabbè, mo è fuori No, mercato. mo sì, c'è stato un bel po' di infrasettimanale, quindi magari hanno Dai. ruotato e ha giocato 6 minuti, ha segnato, però Poi c'è è un l'hype che 6 prospetto per minuti l'anno prossimo. è triplicato. Beh, io a sto punto, ma io mi sa che Michael Berry non lo vedo se me l'ho venduto proprio. Vuoi vedere che l'ho venduto? Sì, non ce l'ho, altrimenti ci sarebbe. Vediamo quando sta. Perché adesso con la notizia, ecco per esempio, no, ah no, no, ce l'ho. Perché non me lo porta? Forse perché non l'ho schierato da nessuna parte. Sai che faccio? Secondo me devo annullarla sta offerta. Perché Quindi stavo. Se Araujo va al Flamengo, come dice Tony, chi sarebbe la riserva? È quello è il problema. Io per questo me l'ho tolto dal mercato, perché non vorrei che magari ci rimane poco, anche perché Perché quest'estate lui, ormai. tipo Wolf, è entrato proprio al posto di Araujo, quindi io spero che sarà lui che prenderà più minutaggio. Ma, Magari vogliono puntare su un giovane. ma il problema è che lì c'era la notizia, Romano ha detto che ha parlato di cifre, ma non, se non erro, non ha parlato di quando. Se Sì, no- ma la stessa cosa di Cifuentes, vedi che prima stiamo parlando di sì, Cifuentes. sì. Io penso che andrà a gennaio, perché poi non lo vogliono cedere subito, da quello che so io, Los Angeles, quindi evidentemente dovrà aspettare, a meno che non si accordano prima per farlo andare prima, però pure Cifuentes secondo me rimarrà fino a dicembre, rimane. E poi andrà a Glasgow, a meno che non spinge Glasgow, gli darà magari un piccolo contributo monetario, però non lo so, Qua mi non sembra c'è. più che dovrebbe andare a fine stagione, a fine contratto, a Qui zero. non c'è il contratto di Arruio, quindi non so. Vedi su Transfer Market, che ormai Solare Data è un po'. se- oggi mi stavo lettando a fare un programmino. Questo l'ho fatto io, no? Ma proprio basilare, perché ogni volta che andavo a ricercare gli infortunati, tipo cerco qua e mi dice fino a quando è Ok. infortunato. È collegato con Solare Data? No, con, Ah, con, meglio, con- meglio, perché Solare Data non è aggiornatissimo sugli infortuni, Sì, sì, quindi. infatti. Aspetta, allora, andiamo su Transfer Market, dai. Anche perché Atlanta mi sembra che l'ha pagato un bel po', quindi Araujo, No, 6 quindi andrà. milioni, ma questi 6 milioni, mo, per esempio, il discorso di Almada, no? Che il Napoli lo paga 15 milioni, forse lo paga, 15-20 milioni, cioè, allora, No, 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 non c'è scritto nemmeno là, effettivamente, manco su Transfer Market. scadenza, non c'è. No, non c'è. Però vedi c'è Rumors pure a fianco, Current Rumors Flamengo, effettivamente. No, infatti non c'è. Probabilità al Flamengo 50% dice. Aspetta, non l'ho visto. Sulla destra, eccolo là, vai sulla destra, dovresti trovare sotto Next Match, sulla destra, sali un po', sali un po', sali un po', sali un po', sali un po'. Ah, non ce l'hai tu. No. Ah, ma perché tu c'hai quello. Ok, c'hai quello italiano, ok. Ah, ok, tu No, io ho c'è qualche altra persona. quello.com che è migliore Ah, solitamente dei sì? dati di quello italiano, sì. .com. E lì c'è pure Current Rumors.
ci ho mai fatto caso a sto dettaglio. Vabbè, io seguo quello tedesco, punto, cioè seguo sempre quelli dei campionati No, di solito. pensavo che fosse la stessa cosa. No, no, Ah, ok. purtroppo no. Vedi? Sì. Se vai in alto ti dice 50% di In probabilità. giugno, in July. Vedi? Si apre a Sì, però, luglio il mercato, sì, però quindi dice sì. si apre a luglio, non dice, non specifica che poi andrà lì. Però il discorso che aspettano, il discorso del forse che si apre il mercato è perché magari vogliono farlo a titolo definitivo. Perché se avessero voluto fare un contratto a scadenza, l'avrebbero potuto fare già adesso. Se non dico una cagata. Solo che non si è capito quando sarà la scadenza, perché non c'è scritto. Ciao Luigi Toni, grazie mille per essere passato della compagnia. Buona Ciao serata. Luigi, ciao. No, aspetta. Come Galerta aveva detto finali Roma-Siviglia e La Fiorentina. Juve mi sa che ha perso, sì, ho visto. Cioè, aspetta, andiamo a vedere. Si è perso ai supplementari, la Juve. Io ho tutte queste schermate aperte, ogni volta che faccio la live mi perdo. Allora, e... risultati, live Europa League. Quindi la Roma è finita 0-0, grande Roma. Siviglia addirittura mamma mia, non ci posso credere, Siviglia se ne va a vincere un'altra, cioè, cosa incredibile. Cioè, ha segnato 6 minuti dopo e poi la Milano. Mamma mia, mi spiace, andiamo a vedere gli highlights, No, no, vai. Io stavo a vedere Puki, per fortuna ha azzeccato almeno il pareggio. Tu la conosci Puki, la piattaforma? no? Tanta roba, poi ne parleremo. Ne parleremo e ho visto che anche diversi di Sorer creator già ci stanno andando sopra. Siviglia Juve, aspetta, scriviamo, era Siviglia Juve, sì, Siviglia Juve 2-1, vediamo. Infatti, non scadere. Non c'è? Forse è presto. Ah, eccolo, forse, eccolo qua. Eccolo qua. Eh. Certo che ieri Manchester City che ha fatto? Mamma mia. Ma io non la seguo proprio, cioè non li vedo manco i gol, mi vedo Anche la della Champions. Champions. No, ti ho detto calcio minore non lo seguo proprio più, non mi appassiona No, la più. Champions la devi seguire, scusa. No, assolutamente. Mm. Ma che è questo? Ma questo non è la partita. Questa non è la partita. Ma infatti mo trovare dei link subito, non lo so, vedi No, no, questa non è la partita, questa è FIFA. È FIFA. Dico, ma come si muovono questi giocatori? È FIFA, è incredibile. Vabbè, comunque probabilmente è troppo presto. Era FIFA. Penso sia troppo Ecco. presto per gli highlights. Io li guardavo, dico, ma ho problemi di connessione perché la vedo strana, la vedo.
Ma infatti adesso su YouTube mettono link fake per cercare appunto il like facile, il click facile, quindi sì. Sì, sì. E questo si hanno beccato un bel click facile del fesso qua che c'è andato Sicuro, sopra. sicuro l'hanno appena preso. Sì, allora. Quindi tu dici che il discorso Atlanta è presto un po'. Se bisogna fare qualche scommessa su uno dei giocatori o quello lì che hai preso tu, perché effettivamente nel momento in cui parte qualcuno dovrà sostituirlo. Sì, Wolf, vabbè, io ce l'ho a prescindere, ci sono diversi giovani sotto i 20 anni che ho preso, ma ce li ho e quindi aspetto. Quindi, però lui è entrato appunto al posto di Araujo, però se è così, insomma, a luglio andrà via, è ovvio che, insomma... e a vedere perché c'è stato è il periodo in cui non stava bene, nonostante non stava bene, ha giocato. Volendo a beccare, eccolo qua. Qua mi sembra con l'Inter Miami che non stava bene fisicamente. E qua, per esempio, ha giocato Etienne. Che Etienne, che già ho visto il prezzo che potrebbe essere già, però già dall'altro giorno, quindi non è dovuto al trasferimento di... lui qualche partita importante l'ha fatta, eh. Vediamo il pezzo. Però sto leggendo una notizia di 13 minuti fa Sì. sull'Atlanta che manda Araujo al Flamengo subito, perché il Flamengo ha offerto 10 milioni di dollari. Aspetta, lo andiamo a vedere. Aspetta che vado a recuperare il reporter dell'Atlanta. Andiamo direttamente al dunque. Ok. Faccio... Eccolo qua. Bam. Andiamo direttamente al dunque e ci togliamo il dente. Eh. In una questione... Ok. Perché mi sembra che lui l'aveva... Ah, ok. Sì. Qua dice che una fonte coinvolta nei negoziati ha confermato che il Flamengo avrebbe pagato 10 milioni di dollari per Araujo, che include la totalità dello stipendio. L'Atlanta Journal-Constitution ha riportato per primo i dettagli dell'accordo. Allora, vedi, però rimarrà ad Atlanta fino al 24 giugno, quindi andrà a luglio, quando la squadra affronterà i New York Red Bull. È stato proprio venduto, cioè proprio è proprio andata come Sì, trattativa. sì, perché pare che lui sia voluto andare. Ecco qua. E... Guarda, secondo me, questo anche spiega il perché Etienne stava lavorando fuori. Ah, hai capito? E allora Etienne, vedi? Lui sarà Etienne. Vabbè, sì, sì, Tyler Wolf è troppo giovane. Quindi può Etienne. essere un buon affare, però almeno fino al 24 giugno, quindi rimane Araujo, eh. Ma Etienne se va comprato adesso. No, Quasi quasi, Etienne va comprato adesso, quello quasi quasi sicuramente. mi ci butto su Etienne. Perché non vorrei che magari con la trattativa, sai, un po' come hanno fatto con Brenner, no? Beh sì, preferiscono ovviamente iniziare a far giocare Etienne, perché tanto, però Araujo il fatto è che troppo fa la differenza, quindi secondo me, però già prendere adesso Etienne a questo prezzo, secondo me questo è il bottom, eh. Sì, 2,30 €, però a sto Quella punto notizia è forse... proprio fresca, questa è di un quarto d'ora fa dell'Atlanta di questo qua, di questo sito, che Non è so se proprio un giornale. prendere... Tu di solito come fai? Prendi quello più economico o vai sulla carta nuova? Poi questo discorso qua è pure un po' ambigua la cosa, Guarda, no? visto che il prezzo siamo lì 0018, io prenderei quello perché c'ha il 5% già, cioè per 003, capito, rispetto alle altre. Non mi sì, sono sul 5%, quindi io mi prenderei quella.
Io sai che cosa stavo pensando? Che sto giocatore qua, se ce l'hai in rosa, cioè tipo anche uno di questo qua, converrebbe prenderlo, tipo perché penso che possa fare una bella plusvalenza. Ah, Cioè, vabbè, sì, però vedi, tra 0014 e 0018 cambia poco. È ovvio che se no, ci dicevo fosse... questo da usare e questo che sta proprio al minimo proprio da tenere per pura plusvalenza. Sì, se lo tieni, lo fai allenare, gli aumenti di XP, sì. Che poi l'XP più basso è quello che ci fa che ha meno mercato. Sì. Quindi per poche differenze di centesimi di Ethereum, io di solito prendo quelli con, anche se una carta è vecchia, ma almeno quella un po' più con XP, perché poi si vendono più facilmente. Ah, infatti qua l'aveva scritto. Questo hai letto tu, quella di Doug Robertson che diceva No, no, io ho trovato un sito Atlanta United, proprio un giornale di 13 minuti fa, che citava una fonte che ha partecipato proprio alla trattativa. ah, Quindi ok, ok. spesso se vai sui giornali locali proprio, e là trovi più... Lui è un giornalista locale, eh. Lui è proprio il Sì, no, lui lo giornalista. seguo, no, lo seguo Robertson, sì, lo seguo. Eh, bene, Eh, dai, vediamo un po' se c'è qualcuno. Chi è? Ah, ciao, ciao Cronos, ok, c'è un po' di messaggi mi sono perso. Cronos, ciao, grazie per esserti aggiunto alla live. Vito, chi è Etienne? A quello che stavamo vedendo prima? no, Ok. Etienne, sì. Ok, praticamente a Ruio è stato venduto al Flamengo. Quello che stiamo vedendo insieme a Panoschi, stavamo studiando per cercare di capire chi potrebbe sostituire a Ruio. E nel vedere qualche partita precedente in cui a Ruio è stato infortunato, aveva qualche problema fisico, quindi non è partito dall'inizio, ed è per esempio questa, Etienne praticamente l'ha sostituito. È vero che Panoschi faceva notare che l'ultima giornata... Ah, qua l'ha messa a sinistra Etienne, vedi? Ok. Ok. Dicevo, Panoschi ha fatto notare che Wolf, che è giovanissimo, che lui ha, lo ha sostituito qua ed è entrato pure e ha fatto pure gol. Solo che lui è un po' in hype adesso per il discorso dell'età e del discorso che ha fatto gol. Però si vedi che sto finendo di leggere l'articolo, dice pure che siccome ovviamente l'Atlanta lo ha firmato per 12 milioni nel 2021 e il Sì. Flamengo ne ha offerte, non è stato all'altezza della sua commissione di trasferimento fino ad ora, ha ricevuto questa offerta di 10 milioni dal Flamengo e quindi ha ritenuto comunque bene venderlo adesso, soprattutto perché è un buon affare per entrambi, ma soprattutto perché avrà un posto libero da riempire l'estate Ok. Atlanta, quindi evidentemente andrà sul mercato. Ok, però visto come sto Etienne, per me, secondo me a quel prezzo lì va bene perché anche qua gioca a Ruio, ma lui comunque ha giocato No, titolare, comunque gioca, quindi comunque lui a quel prezzo, comunque è un buon acquisto. E come dici tu, ovviamente avendolo già ceduto, adesso inizieranno a puntare magari già i giocatori che possano sostituirlo, però come dicono qua, l'Atalanta ha bisogno di un giocatore dinamico forte all'uno contro uno e quindi eh, in estate sicuramente andranno a ma in sostituirlo, estate però perde nel pure frattempo Almada, perdono pure anche Almada Almada. e quindi vedi, il direttore tecnico deve decidere se firmare un home run nella prossima finestra estiva o rafforzare la squadra in più posizioni sia dall'interno della MLS che all'estero. Stefuma, sì, praticamente a giugno giocherà, sì, fino a giugno giocherà, fino al 24 giugno. Sempre se non fanno qualcosa, anche se mi sembra una scelta societaria più che del giocatore, quindi credo che il giocatore lo continuerà a giocare, non penso che lo lasceranno in... No, fa parte proprio leggo qua, e fa parte proprio della clausola che hanno firmato, quindi dovrà rimanere fino al 24 giugno. Cioè, quindi l'hanno ceduto a patto che rimanga fino al 24 giugno e quindi poi da luglio sarà disponibile per il Flamengo.
Ok, ok. Bene, secondo me credo che sia stato buono a fare No, Etienne. no, Etienne infatti lo tengo d'occhio pure io adesso perché a quel prezzo e con la possibilità ancora maggiore di giocare, Haitiano, comunque è un buon acquisto. Poi per quanto l'hai pagato? 00018. È un giocatore di Atlanta, poi non è neanche un giocatore di una squadretta dell'MLS, e Io con quindi l'Atlanta ci sto bazzicando ultimamente, anche se non sta andando tanto bene, non è che mi entusiasma tanto. Però, sai, io vado, tipo, mo in questo caso qua, quando succedono queste cose, me la vado sempre a ricercare un po', come abbiamo fatto mo insieme, faccio anche da solo, no? Vado là a cercare che cosa succederà, che cosa non potrebbe succedere, perché poi con questi casi sono le cose che ti fanno fare un po' plusvalenza. Per esempio, io con sì, sì, l'Atlanta, assolutamente. Le anche perché informazioni, ormai. come ti ho sempre detto, sono loro, di Sorare e non solo. Quindi quando hai queste informazioni, vedi, adesso siamo andati a approfondire, abbiamo qualche informazione in più. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno anche cambiamenti di prezzo, sia su Araujo e sugli altri giocatori di Atlanta. Per esempio, io l'altro giorno ho preso Gutman perché è squalificato e ha fatto, ovviamente, è sceso un po' di prezzo. Mo' c'ho praticamente blocco difensivo perché ho preso eh, Guzan a 7 euro, cioè proprio poco, 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 poco. Michael Berry e praticamente ho creato uno stack senza volerlo, buttato così. Cioè, alla fine praticamente c'ho il portiere, difensore, centrocampista e l'attaccante. Anche se l'attaccante là, Giacomo, cioè, io l'ho visto Michael Berry ed è. Cioè, però intanto su 2 partite ha fatto 2 partite consecutive titolari. Vabbè, magari alla prossima segna e ti fa andare pure a premio, eh. Cioè, lui è proprio uno di quegli acquisti fatti proprio per plusvalenza. Cioè, proprio in ottica proprio plusvalenza. Comunque un'altra possibile plusvalenza, visto che io ce l'ho e a breve dovrebbe rientrare, è Eric Sviatchenko degli Houston. Lui è arrivato da poco dal Midtjylland dalla Danimarca, però è infortunato da quando Come, è aspetta, arrivato. mi ripeti il nome che si è mancato un Sviat, attimo? Sviatchenko, Ah, ok, degli eccolo Houston. qua. Quindi il prezzo è basso. Lui è un difensore ottimo perché era il capitano del Midtjylland. Ovviamente da quando è arrivato infortunato e non ha giocato mai, però il rientro si avvicina, dovrebbe rientrare, oddio, no, oddio, manco tra un mese, quindi il prezzo comunque potrebbe ancora scendere e tenerlo d'occhio. Houston che ha bisogno poi di difensori centrali, lui l'hanno pagato pure abbastanza, quindi non è tra i tre più pagati, però rientra in quelli a medio budget e tra quelli a medio budget è il più alto, quindi è stato ben pagato. Era il titolare e capitano del Midtjylland e purtroppo ha avuto un infortunio appena arrivato e adesso non ha mai esordito, quindi dovrà esordire a breve, cioè tra un mesetto esordire, tornerà. Questo programmino che stavo facendo stamattina. Oh, metà giugno. Sì, fino a tra un mesetto, sì, metà giugno. Era- E quindi io penso che il prezzo potrebbe ancora scendere e quindi poi una volta che si avvicina, magari già dalla prima settimana di giugno inizi a prenderlo e puoi farci una bella plusvalenza o perlomeno ci giochi a Vabbè. poco prezzo per la seconda parte di stagione. Lui allora, prezzo sta a 3 euro, mo ci mette una campanella che si arriva tipo a 2 euro. Mi ci Esatto. fiondo, mi ci fiondo. O su Tracker oppure ti ci metti un avviso su Tracker. No, ma mi trovo con questo, eh. Cioè, Niente, sono arrivata. più che altro. Ok, l'ha preso. Mi stavi dicendo una cosa tu prima su un qualcosa di un sito.
È praticamente una, sì, un'ad app, è un sito che si chiama, fatta poi da italiani. Io poi ho avuto modo, non benissimo, cioè, ho iniziato a parlare con i ragazzi. Si chiama Puki, Come si chiama? Poky, Puki, Puki. Ok, così? Proprio Puki. così esatto. Punto .com? No, No. .gg, perché è un'ad app Sì. praticamente, sta sul Web3 e sfrutta una Ah, blockchain, però praticamente devi indovinare i risultati, non solo i risultati. Io mo ci sto scrivendo un articolo in italiano perché in italiano non c'è ancora nulla, sto un po' traducendo il white paper. Questo è davvero, ho visto già qualcuno di Sorare Creator che lo sta sponsorizzando, tipo sì, Torque, e sì, loro hanno una pagina su Zili, anche loro, sì. e quindi anche sfruttando la stessa pagina che usiamo noi di Zili, facendo delle quest, si possono vincere. In breve, praticamente si può giocare anche gratis iniziando, con una Puki, che sarebbe questa palla, e tu Sì. praticamente se vai sul sito Basic sarebbe quello free to play. Se vai più in alto, eccola, queste sono le leghe che puoi giocare. Ok. Ah, perché non hai fatto il login, No, non ho ovviamente. fatto Per il fare login, poi il dopo login, mi registro. sì, devi segnare tutto qua. Ci sono i Ah, più grandi campionati e ci sta pure quella free to play. Questa, vabbè, sono NFT e poi in base poi praticamente un sito come se fossero delle scommesse perenni, no? Nel senso che tu prendi quella basic, la sì, palla basic, che è quella più economica, costa mi sembra $25. Questi $25 tu scommetti sui risultati delle partite che vengono selezionate. Tipo io stasera c'era tra le partite, c'era la Roma, la Juve e un'altra partita. Tu devi indovinare o il risultato esatto o il risultato, quindi o pareggio, vittoria. In base a tutti i punteggi che fai, hai dei punteggi. Questi punteggi poi si tramuteranno in token, che sono poi soldi, cash praticamente. ok. Quindi se tu magari inizi a giocare basic, cioè common, perché qua non la vedi, però c'è anche quello free to play, e inizi a indovinare i risultati, avrai dei punteggi. Quando arrivi, c'è una classifica, come se fosse un po' Sorare, però con i punteggi, con i risultati. Chi fa più risultati, c'è una classifica, i primi 23, non mi ricordo, vincono i propri soldi, dei token, che sono poi convertibili non etici, perché questa è un'altra blockchain, si chiama Polygon, Ah, Polygon, vabbè, che è però sempre basato su si Ethereum. possono convertire in euro, è come Sorare. E in più, praticamente, se poi inizi a giocare un po' di più e prendi già una basic che costa $26, 25-26 dollari, poi ogni settimana le mettono in vendita. Queste scommesse sono praticamente perpetue, perché tu fai una volta, lo compri una volta e poi ci giochi sempre, puoi giocarci sempre e puoi accumulare punteggi e soldi. Ok, no, Eh, devo andare a vedere bene, devo andare a vedere. Poi, Devo vabbè, andare a poi vedere. appena finisco l'articolo, poi ve lo mando e lo giriamo Sì. un po'. E Io adesso i volevo, referral cioè non conviene neanche, poi ci sono anche i referral, come un po' su Sorare, però da giugno li cambieranno, li aggiornano, quindi possiamo aspettare ancora. Però se nel frattempo vuoi iscriverti, nel frattempo si può giocare sì, poi magari già. dopo mi iscrivo perché sicuramente mi chiederà qualche Sì, ma tanto i base. campionati stanno finendo, quindi comunque se ne riparla per la prossima stagione pure qua e comunque avremo modo. Ed è un altro sito interessante, vedi, oggi avevo pronosticato il pareggio della Juve col Siviglia, già mi ha Che dato mi hai del preso? positivo. L'hai preso perché è andato ai supplementari, quindi l'hai preso il Sì, pareggio. sì, poi non ho preso il risultato, no, ho preso proprio il risultato 1-1, avevo messo e quindi mi ha dato ancora più punteggi, poi sì, vabbè, poi lo vedrai meglio, lo spiegherò meglio, perché il gioco è semplice, però ha diverse cose in più e è interessante. Stati Quindi al posto delle intelligenti a solite. farla su Polygon, avrebbero dovuto fare pure Sorare su Polygon, avrebbe avuto Esatto, sì, meno purtroppo sì. fee, meno spese, Polygon è gratuito e tanta altra roba. Ma Vabbè, poi Polygon è un layer 2 di Ethereum in sì, alla fine sostanza, è quindi sempre se su compra base Ethereum, Ethereum, questo che è gratis. E io quando ho mintato degli NFT, generalmente li ho sempre mintati in Polygon, perché più quando fai delle prove, delle vabbè, cose, è più paghi le economico. fee, una banalità di fee, pochi centesimi, è più Sì. veloce. Vabbè, ma il suo mestiere è quello di Polygon, appunto.
È ovvio Sì, che Ethereum è ben altra cosa e quindi comunque vabbè, gli NFT di Ethereum valgono di più, appunto anche perché le ha fee. la solidità del sotto di quello che Esatto, c'è però di... poi ti ripeto, con il nuovo aggiornamento e i nuovi aggiornamenti che arriveranno in estate di Ethereum, questa questione delle fee pure dovrebbe terminare, quindi dovrebbero essere più economiche pure su Ethereum. Attualmente è ingestibile. Qualsiasi No, operazione è paghi 14, gestibile. 15 Io dollari, c'ho 20 dollari, quindi Io quando ho anche un alcuni, non NFT tantissimi, gratuito. c'ho alcune cose sparse su alcuni wallet, sai, dove ho provato, quindi sai, wallet MetaMask, wallet questo, wallet quell'altro. C'ho piccole sommette, ma stiamo parlando tipo, che ne so, 10 euro lì che li ho spostati. Quei 10 euro sono intoccabili. O li usi oppure non li puoi spostare perché costano più di fee che non quello che vale, quindi Esatto, lasci lì esatto, per esatto, quanto... esattamente. Poi un E attimo quindi rispondere ad Andrea e poi volevo far vedere la tua pagina Twitter sì, dove ci sono tutte le varie cose le iniziative che stai intraprendendo. Allora, ok. Andrea, non so se sei ancora online, spero di sì perché, scusami, ci siamo persi un attimo in chiacchiere. E allora, di punte low cost MLS ne abbiamo parlato poco fa, è veramente complicato. Ok, yes, bene. Allora, è complicato. Ti ho aperto Tyler Boyd perché è un esempio di quello che trovi a basso prezzo. Se vuoi fare competizione America, sicuramente non è il basso prezzo, non ci trovi niente, non ci trovi niente che possa renderti competitivo per la competizione America. Poi correggimi se sbaglio, Panò. No, no, Eh, infatti come dicevamo prima, io pure ho Sapong, Amaria, tutte punte da poco sì, prezzo, però come dico, avendo le mele, giocando con la Pro Limited puoi mettere una common, io spesso utilizzo l'attaccante common piuttosto che il portiere, appunto perché spesso costa più gli attaccanti che i portieri, perché con McMat sui 20 euro che l'ho comprato, una punta 20 euro, vedi, solo forse Benteke, stiamo sì. lì. Che prezzo, che budget hai in mente, Andrea? Così magari andiamo proprio nel dettaglio, andiamo a vedere direttamente qualcosa che può fare al tuo caso, o se devi fare qualche scambio, se c'è un giocatore più o meno di un tot di valore per renderci conto. Per esempio, Benteke ne parlavamo prima, è vero che basso costo non è perché comunque sta a 22. 10-15 euro. Se fai un piccolo sforzo, magari pure con qualcuno accanto, riesci a prenderti Benteke. Il DC United ha delle partite molto favorevoli, almeno 4 partite favorevoli, quindi magari potrebbe generarti anche una plusvalenza se va a segno almeno in 2 partite delle prossime 4. 10-15 euro, aspetta che andiamo a vedere. Un attimo a vedere. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Quindi MLS oppure allora andiamo a vedere 10-15 euro. Allora, no, Gustavo Bou no. Aspriglia, ne abbiamo parlato prima, l'ho comprato, per me è un buon giocatore che segna, eccetera, ma il suo problema è la forma fisica. Ce n'è anche una all'asta, probabilmente riesci a prendertela anche con circa 8 euro. Adesso sta rientrando dal suo infortunio, vedi che quando gioca lui è una bomba, poi si infortuna, poi rientra, bomba, poi un'altra volta infortunato, mo sta entrando al secondo tempo, sta prendendo minutaggio, l'ultima partita 26 minuti contro i Vancouver, vediamo quando ha giocato, 26 minuti, sempre più o meno, e lui è buono ma al momento non è ancora in forma. Andiamo a vedere un attimo se la prossima lo porta titolare. Potresti valutare pure Jovelic, che alla fine i Galaxy pure dovranno Sì. riprendersi. Alla fine con 10 e 11 euro te Sì. la potresti trovare con Jovelic. Jovic sì, è uno di quelli che sicuramente fa parte di quella È nicchia di quei giovane, ci giocatori, può giocare pure in Under 23 ancora. È un buon anche se investimento. io non sono proprio un amante dei Galaxy. Cioè,
Sì, vabbè, stanno performando male, 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 però Aspriglia la dovranno fare. prossima, Aspriglia la prossima dovrebbe rientrare titolare. Quindi, però ti dico, devi prendere in considerazione che potrebbe farsi male. Poi Vargas no, perché non gioca sempre titolare, non ne vale la pena. Eh, Poi Kobe Baird, però il problema è che non è un grandissimo bomber, però ha una media L15 che si abbasserà a breve. Ci sono alcune carte, i 6 euro sono fasulli, perché sono tutti centrocampisti. L'attaccante lo paghi un po' in più e sta qui a 9 euro l'asta, fammi vedere il floor, 10 euro. Lui, stiamo parlando di 10 euro, ti fa voti medi. Houston Dynamo non è che gioca benissimo. Poi c'è Brian White, che secondo me è un buon per una Cup 240, è un ottimo giocatore qualità-prezzo, perché comunque i suoi voti ce li ha, li mantiene, non è una bomba, cioè, però secondo me i giocatori bomba non costano 10-15 euro di risalì, perché quasi tutti sono, ma neanche lui. Poi vediamo un po'. Ah, Un altro che oppure potrebbe migliorare è Copetti, che Copetti adesso è crollato perché ovviamente l'anno scorso era un bomber di razza in Argentina e adesso sta scendendo, però Charlotte sta tornando in forma, sì. piano piano e lui è un bomber, Se devi quindi comprarlo lui, compralo dopo la partita nel Nashville, magari prende un'altra bastonata perché Nashville c'è una difesa fortissima, quindi dubito che sì. magari possa fa bene, magari te lo Però prendi vedi, c'ha Seattle, c'ha Philadelphia, oddio, non c'ha proprio un bel. no, poi Sì, c'hai Sander. aspetta un po' e se scende ancora puoi prendere. Qua nella norma una e due sono i migliori difesi del campionato, Sanders e Nashville. Poi Galaxy forse ci avrà qualche possibilità, sempre se non si carica. In Philadelphia e Columbus pure giocano bene, quindi la vedo dura, magari scende di prezzo. Poi, oppure Sapong e stai sotto come valore, cioè Sapong deve, lo faccio vedere perché mi sa che sta un po' sta giù. Abbiamo parlato più volte con Panoschi, lui arriva dai Comunque, siccome Nashville. come dicevamo prima, i campioni cioè, sono un po' poco troppo costosi, ma comunque portano più o meno come Sapong a volte, quindi preferisco spendere di meno e aspettare che a volte possano tornare. Poi lui è arrivato da poco a Toronto, quindi è vero che la prima ha subito segnato, però Toronto è l'ultima in classifica, quindi ci aspettiamo che comunque torni a vincere, anche perché ha due dei giocatori tra i più pagati di tutto il campionato MLS, che sono Insigne, che è il secondo più pagato di ingaggio, e c'è Bernardeschi che è sesto, tra i primi 10, due sono di Toronto, quindi. Intanto Pipia, grazie per il follow, grazie per esserti aggiunto alla community di Sony Italian Player. Sono riuscito a passare. Piox, perfetto. Grazie per esserti aggiunto a noi. Allora, Cory Baird ti consiglio come attaccante, attento che c'è anche da centrocampista. Sì, infatti gliel'ho fatto vedere che 6 euro un po'. Ciao Vittorio, ciao, buonasera. Forza Milan, Vittò. Sei passata a gufare l'altra volta, eh? Eh, ciao Vittorio, grazie. Allora, ciao El Pocio. Allora, sì, Pipia, infatti stavo facendo vedere che Baird quel 6 euro è fasullo, bisogna salire un po' per la carta attaccante. E, e poi, ecco, come diceva Panoschi, Sapong, di cui lui è sponsorizzatore, ne avevamo parlato in tempi non sospetti, senza manco saperlo. A Io due, c'ero dai tempi di Nashville, quindi figurati. Adesso è ancora meglio perché prima giocava 10 minuti a Nashville e quindi io l'avevo comunque addocchiato deve essere un quando, titolare. hanno comunicato il trasferimento. Ho visto Toronto, subito mi si è accesa la lampadina perché Toronto ha proprio, se c'è una mancanza, è proprio lì.
e uno pensa, dice, c'ha Insigne e Bernardeschi esterni, un attaccante, no? Che dovrebbe un attaccante segnare qualche gol, no? Sono assist man di natura, loro due, sono forti. Però non credo che sia colpa di Sapo, cioè sta giocando proprio male Toronto Ma e quindi sì, lui, ti ripeto, è un bomber, quindi non è nemmeno uno che fa all around, è uno che sta a porta, aspetta occasioni, quindi boh, sì, migliorerà infatti sicuramente lui perché però è ottimo prezzo, cioè nel senso se devi consumare così poco, piuttosto che andare su Baird che proprio non è che gioca, cioè, gioca in una squadra che a me non piace proprio, io preferisco più lanciarmi su di lui, è una scommessa. C'ha delle partite, c'ha l'Austin, DC United che sono un po' tostarelle, forse con i Chicago se la giocano, Minnesota è dura, c'ha delle partite Sapong che sono molto molto tristi, però eh, lui, sì, oppure poi l'altro che ti avevo fatto vedere all'inizio è lui, Tyler Boyd, che gioca con i Galaxy, che comunque non è che stanno giocando benissimo, però lui comunque è un buon giocatore dai piedi buoni, è una carta attaccante, ma non gioca da attaccante. Però ecco, c'hai quei voti che si avvicinano 45, 47, se nella Cup 240 magari dall'altra parte c'hai dei giocatori che ti fanno punteggio, magari ti tappa il buco e qualche volta ti butta un assist, qualche gol. sì, è sceso pure molto Michael Ure, che dovrebbe tornare titolare a Philadelphia. È ovvio che però è sceso perché sta performando male Sì. ultimamente. Però lui è un bomber, è capace pure di dare doppiette e triplette Ure. E adesso siamo sui 16-17 euro, quindi più o meno siamo nel tuo budget. Sì. Diciamo che se proprio fai quello sforzo in più, Benteke sarebbe una buona cosa, veramente una buona cosa, ti potrebbe fare la differenza. E Harper, Cameron Harper, andiamo a vedere. Tra l'altro vedo che Di Pietro dovrebbe essere titolare pure la prossima in casa con i Galaxy, quindi Sì, Harper non è male, solo che non sono sicuro, cioè al momento gioca titolare, ha pure una bella media. Io mo il discorso, secondo me quel discorso che facevamo prima dei New York Red Bull, secondo me i Red Bull devono rinascere, perché l'allenatore, ne parlavamo prima, l'allenatore a me piace tantissimo, sto allenatore qua, nei risultati da squadre che ha preso dal nulla, gli ha fatto fare ottimi risultati e ha giocato bene, nel senso come ha preso in mano la squadra, le ha fatte fare le vittorie, due o tre vittorie consecutive. eh, quindi ci sta come attaccante, non costa neanche tanto. Io sinceramente sono andato altrove, eh. Io sono andato su New York Red Bull, ho preso Burke, Cory Burke, che è una scommessa, ha un L15 e un L5 molto basso, eh, però sicuramente è più titolare, l'altro è più titolare, parlo. E niente, poi ok, allora volevo approfittare di Fontas, volevo approfittare per far vedere la pagina di Panoschi. Allora, Panoschi lo trovate su Telegram, che ha un gruppo. Allora, gruppo Telegram, come si chiama il tuo? Solare for Bunnies, 4 Ok. Bunnies. Orare. Annis. Ok. Allora, me l'ho scritto in chat. Quindi su Telegram ci trovate. A Panoschi lo trovate su Solare for Bunnies, a me li trovate su Solare IP, però entrambi ci trovate su entrambi i gruppi perché Sì, sì. collaboriamo, ci piace fare un sacco di cose insieme, quindi seguite entrambi i gruppi. Poi su Twitter praticamente Panoschi, per chi non lo conoscesse, si è collegato da poco. Chemo, eh, praticamente fa parte della community Sorare for Bunnies. Adesso vi faccio vedere, si trova. Se vuoi presentati tu pure tu, così intanto vi faccio vedere la pagina.
Sì, allora, come leggete, siamo la prima Web3 community su Sorare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oltre ad essere una community come tante su Sorare, stiamo iniziando a far utilizzare ai nostri utenti gli strumenti Web3. Prima abbiamo fatto vedere Pookie, ad esempio, che è una piattaforma su Web3 perché sfrutta anch'essa la blockchain, ma lo stesso Sorare fa parte del Web3 perché Sorare è costruita su blockchain. Quindi tutti quei progetti che riguardano gli strumenti Web3 che sono gli NFT, la blockchain, le cripto, li stiamo facendo interagire con la nostra community e a breve inizieremo pure con dei tutorial in merito. Il mercoledì facciamo la live che si chiama appunto Sorare e Blockchain, dove abbiamo ospite il nostro crypto blogger If He Was Frank, esperto di Web3, e quindi vogliamo coniugare un po' i due mondi tra Sorare e appunto il Web3. A tal proposito, come vedi lì c'è scritto subito, c'è Zili, questa pagina che unisce un po' i creator con le community, e grazie a Zili riusciamo a fare queste sorta di quest, quindi sarebbero delle operazioni che facciamo fare alla community in cambio di engagement sui nostri social, e la community in cambio ha o delle card, oppure come organizziamo dei tornei privati tra le quali partecipa anche il buon Domenico. Abbiamo iniziato la Royal Rumble. Che vuol dire? È il primo torneo Survivor, se vogliamo, privato su Sorare, dove in pratica per la prima volta abbiamo scelto i primi 20 della nostra classifica di Zili, e quindi in premio hanno avuto, oltre i primi 3 che hanno avuto una carta di Sorare, i primi 20 e partecipano a questa Royal Rumble. Inoltre, come vedete qui, con gli abbonati poi di Twitch ci sono altre offerte, però non mi sembra il caso qui di dirle, però le trovate tutte sul nostro canale. La Royal Rumble, come vedete, questi sono i 5 rimasti, tra cui anche il buon Domenico di Sorare Italian Player. Praticamente a eliminazione. Come funziona? Utilizziamo la MLS Common, quindi gratuita. Abbiamo messo una soglia, un punteggio soglia che è 280 punti, e quindi nelle Game Week di MLS, chi farà al di sotto di 280 verrà eliminato. Qui chi andrà sopra quindi rimarrà sopravvissuto, fino a che non rimarrà un sopravvissuto superstite e vincerà una card limited. Praticamente siamo qui alla seconda giornata, perché la prima giornata è stata un'ecatombe, quindi i primi 20 ne sono rimasti solo 5 tra cui Domenico in 4 è riuscito a sfangarla ed essere tra i primi 5, eccoli qua. Dove sta? Aspetta, mi sono perso. Praticamente Eccola qua. sì, la seconda giornata è andata meglio perché i punteggi si sono alzati. Ma qua non Questa è la sono nostra loggato. pagina, vedete, ci sono le quest, sono abbastanza facili, quindi entrare su Telegram, iscriverti al Twitch. Poi ci sono alcune un po' più specifiche che sono magari mettere un like a Seguire su YouTube, Twitter, vedi Twitch. su Twitter, lascia un commento, oppure facciamo, vedi, riguarda la live, queste cose semplici, oppure facciamo collaborazioni. Infatti possiamo mettere pure la collaborazione con Solare Italian Player, dove Sì, andando a mettere volentieri. mi piace, insomma, però potrebbe essere anche uno strumento che potete utilizzare voi, Domenica. Questo è aperto a tutti, quindi per la Sì, tua lo community. so, mi piacerebbe, soltanto che per il momento No, vabbè, in non ce futuro, la voglio dire, faccio. è un modo per magari Io ho non il stare lì a progetto. ricordare continuamente. Ragazzi, andateci a mettere un like, vedo che utilizzate molto Facebook, quindi al posto di dire ragazzi andateci a mettere un mi piace, condividete, questo è un modo magari per stimolare un po' di più, e in cambio avere, poi ognuno sceglie quello che vuole. Su questa piattaforma ci sono ovviamente tantissime aziende anche molto grandi. È il primo strumento che portiamo alla community Web3, ma ce ne sono altre. Come avete visto nel panel che abbiamo detto, praticamente le novità saranno riguardanti appunto, innanzitutto stiamo preparando dei POAP che sono degli NFT di partecipazione, chiamiamoli così, che invieremo agli utenti poi o agli abbonati Twitch,
come primo, insomma, come primo certificato che fate parte della nostra community, ma le novità più grandi saranno quelle dell'anno prossimo, perché oltre a creare il nostro NFT ufficiale tramite un amico artista, quindi minteremo proprio dei nostri NFT che avranno un utility poi, soprattutto se sul panel del pinnato lo vedi, vai un po' più giù, eccolo qua. Soprattutto l'anno prossimo, appunto, NFT ufficiali, ma soprattutto diventeremo una DAO. Che cos'è una DAO? In breve, poi lo spiegheremo meglio in una live specifica. Le DAO praticamente sono delle organizzazioni di utenti decentralizzate, quindi tutti gli utenti saranno uguali poi in base alla quota che decideranno di avere e di partecipare. Attraverso queste quote, anche una minima quota, tutti gli partecipanti della DAO possono fare delle proposal, ad esempio, quindi delle proposte di miglioramento, di premi, di aumento di capitale. Tutte le proposal vengono sottoposte a tutti i partecipanti della DAO. Quindi sempre a maggioranza, nessuno avrà mai la maggioranza ufficiale del 50 più 1 e nessuno può nascondere agli altri quello che fa la DAO perché è tutto visibile essendo tutto su blockchain. Quindi insomma questa è la scommessa che ci proponiamo per cui stiamo lavorando. E inoltre ci sarà un airdrop perché stiamo lavorando anche un nostro token. Stiamo decidendo adesso quale blockchain, perché come dicevi appunto tu, Ethereum ha dei costi abbastanza elevati per i nostri budget, quindi dovrebbe essere anche per noi forse Polygon, utilizzeremo quindi anche noi forse Polygon, e quindi le novità saranno direi forse la più conveniente, la più... Gabriele, arrivo da te, arrivo Gabriele, mo appena finisce arrivo da te. Sì, vabbè, concludo così, quindi tutto il resto lo trovate sul nostro canale Twitter. Inoltre noi diamo news di mercato e quant'altro giornalmente, e stiamo aprendo il nostro gruppo Discord, però premium, solamente per gli abbonati Twitch, per premiarli ovviamente per l'abbonamento, dove là ci saranno altre sezioni private con le bombe di mercato solo per il gruppo Discord, e poi anche perché Discord si interfaccia molto meglio con Zili, perché altrimenti è un po' monco, possiamo fare altre più cose con Zili, e magari lì attraverso il Discord gli utenti della nostra community possono aumentare di livello e quindi anche introiti maggiori, anche insomma è tutto in un work in progress ovviamente, e per l'anno prossimo ci stiamo lavorando, quindi questo è il nostro percorso. Vogliamo essere la prima Web3 community su Sorare, e spero che ci seguirete anche tu, Domenico, ovviamente già ci sei dentro e collaboriamo sicuro. Io ci sono dentro, la sostengo, mi piace come progetto, è un progetto veramente interessante, lo sai. Ovviamente stiamo lavorando anche a fari spenti per le nostre community e ci sarà una sorpresa a fine mese, inizio mese prossimo, ma ne saprete di più nei prossimi giorni. Ok, allora, adesso arrivo da Gabriele. Gabriele, grazie. Allora, Gabriele praticamente si è aggiudicato, ha riscattato il premio che è riservato agli iscritti del canale Twitch. Praticamente ha riscattato il giocatore under 23 spagnolo. Complimenti Gabriele. Allora, vi ricordo a tutti che chi segue il canale di Twitch, eccetera, che potete abbonarvi gratuitamente tramite Amazon per guadagnare punti più velocemente. Ci sono all'interno, ci sono i Sorelli Point Coin, che praticamente accumulate guardando la live oppure facendo altre missioni, eccetera, che faremo, e vengono guadagnati molto più velocemente per gli abbonati. A un certo punto potrete riscattare, qua sotto ci sono l'inno della Champions che ho aggiunto da poco in onore della finale della Champions League dell'Inter, le trombe da stadio, l'inno di Splash coreano che è fantastico, poi ve lo faccio sentire se lo riscatto io, oppure come ha fatto Gabriele che praticamente ha accumulato
una valanga di punti per ottenere il suo Under 23 spagnolo. Allora, Gabriele, ne ho due di Under 23 spagnoli, ok? Come avrai benissimamente notato, sicuramente tu sei attento su queste cose, ho aumentato i punti per poterlo ottenere perché avevo addocchiato un altro giocatore e lo sono andato a comprare che valeva un po' di più. Quindi perché quello che avevo prima non stava giocando più tanto. Allora, te lo faccio vedere, se ci sei online. Ok, poi vi ricordo che per chi si abbona che in futuro faremo dei contest ad hoc. Ci sono tanti progetti in corso, ci sono dei progetti del tipo dei giochi a quiz che riserveremo soltanto per gli abbonati, dove al posto delle carte, magari per premiare gli abbonati, daremo un budget, ok? E insieme scegliamo la carta che più che vi piace, ok? Magari di solito giveaway che magari vi devo regalare una carta che per premiare gli abbonati che magari non vi serve o che non vi piace di un campionato che magari manco seguite, e quindi l'idea è fare una cosa esclusiva per gli abbonati in cui fare un premio con un budget ben definito dove praticamente si va a scegliere insieme la carta, così siete contenti voi e sono contento io perché ho premiato gli iscritti al canale. Allora, Gabriele, ti faccio vedere, spero che ti piace. Infatti Domenica ha fatto una bella pensata, una bella idea, perché molti poi mi hanno detto ma io sono già abbonato a Storia da Pre perché mi fa riscattare i punti premi, infatti hai fatto una bellissima idea e qui vorrei Grazie. spezzare anche una lancia però per le nostre due community, perché siamo le due community che regalano più premi agli utenti, mi pare, alle nostre community, che poi molti seguono entrambi, quindi sono in famiglia, siamo in famiglia e quindi Sì, no, infatti, vabbè, ehm, l'obiettivo è io spero sempre che le persone mi vengano ad ascoltare e a seguire perché magari reputano interessante quello che diciamo, però mi sembra anche giusto da parte mia comunque premiare chi comunque perde del tempo ad ascoltarmi e quindi sicuramente in mezzo a tutte le cose che dico, io lo dico con la passione che nutro per il calcio e per Soreir. Sicuramente mi dovete perdonare perché sicuramente alcune volte tiro giù delle gaffe allucinanti, però è un modo per premiare chi mi segue, chi passa del tempo ad ascoltarci quindi mi sembra un sì, ma doveroso. infatti poi come dicevo pure io ai nostri ragazzi, alla fine quei lavori che facciamo, cioè, sono sempre reinvestiti, cioè, non è che ci campiamo, quei pochi spicci che dovessero arrivarci e che ci donano facendo queste cose con gli abbonamenti vengono sempre redistribuiti alla Sì, community, quindi infatti. comunque rimane tra di noi, è una passione che facciamo, è ovvio che non vogliamo fare la marchetta, nel senso venite da noi perché noi regaliamo le card, è una cosa che lo facciamo a prescindere perché oltre regalare card, diamo informazioni, facciamo scouting, facciamo news, facciamo tante altre cose e ovviamente lo facciamo tutto per passione, non è un lavoro ancora per noi. Un domani uno si spera che ci possa campare con queste cose, però insomma No, io per quanto mi riguarda, no, non credo che diventerà un devo mestiere, quindi interesse. uno se lo augura, però Ok, allora veniamo a noi, Gabriele. Allora, i due giocatori dell'Under 20 Under 23 spagnoli che della Liga spagnola sono Andres Martin, che è un attaccante che gioca a riserva, secondo me comunque è di un buon prospetto perché comunque è giovane ed era quello su cui io avevo puntato inizialmente. Ci sono poche carte al momento in vendita, però non ti affida a sto prezzo qui perché il prezzo si aggira intorno all'euro, ok? Però dato che ho visto che aveva poco mercato e non giocava spesso, non l'ho reputato un premio, diciamo, all'altezza. Quindi sono andato alla ricerca di un altro giocatore che costava più o meno intorno a quel budget ed è lui, Monchu, del Real Valladolid. Lui, se non ricordo male, adesso andiamo a vedere insieme. A parte che gioca, guarda che punti che fa, cioè 47, 46, 60, 37, 68 e considera che il prezzo è comunque anche un po' è per un altro anno ancora Under 23
e giocherà anche l'anno prossimo nel Real Valladolid, e lui viene dalle giovanili, se non ricordo male, adesso lo vediamo insieme, perché ora è passato un po' di tempo. Come vedi, lui già da un po' di tempo comunque gioca, non è nuovo. Allora, ha giocato nel Granata, però se non ricordo male, Monciu viene dalle giovanili del Barcellona. Adesso andiamo a vedere insieme. Sì, praticamente lui viene dalle giovanili del Barcellona, quindi non è uno qualunque. Poi ha giocato nel Girona nel 2021, 8 match, un gol e un assist. È un giocatore che, se vai a guardare i video, ha dei piedi fantastici, gioca molto bene. 21-22 col Granata, 14 presenze. Col Valladolid quest'anno si è sparato 30 presenze, 3 gol e 2 assist. Quindi, per quanto mi riguarda, lui è un giocatore veramente di prospetto, e per questo ho alzato il discorso dei punti canale. Mongiu sia, ok, congratulazione. Allora, mi ricordi un attimo, Gabriele, come si chiama il tuo account, Sorei? PF, infatti, PS. Spero che tu sia soddisfatto e che ti piace questo giocatore, la scelta. Ha preso il premio pure da noi, ha fatto secondo su Zili, si è preso... Chi si è preso? Non mi Sì, ricordo, ma ha Gabriele fa preso un bel paura premio. quando ha detto, sì, Gabriele si è pure abbonato al canale, e ho detto, Gabriele mo si schioppa la carta perché Gabriele è un mostro, è un mostro sostanzialmente. Esatto. Tra l'altro Allora, sto leggendo proprio Atlanta United Twitter ha dato l'ufficialità di Araujo al Flamengo e si trasferirà dal 24 giugno, quindi la notizia che abbiamo dato in anteprima è stata giusta. ok. Io veramente sono veramente contento di darti Mojo, perché veramente lo reputo veramente un ottimo giocatore. Quindi veramente un buon giocatore. Stavo Ok. vedendo invece chi aveva vinto da noi, Gabriele, fammi vedere chi gli avevamo dato. Un altro bel giocatore pure da noi ha preso, eh. Gabriele, stai a fare un bel roster con noi, eh. Chi aveva preso? Vediamolo un po'. Piox, Ecco, comunque, grazie per essere passato. Sono contento che sei venuto in live. Piox pure è molto, molto, molto attivo e scrive, secondo me, ne capisce veramente tanto, 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 tanto di calcio. Ok, Gabriele, sono contento che ti piace il premio. Ok, poi ah, vediamo da un noi ha po'. vinto Schoppner, avevi vinto, Schoppner, Ma loro poi, poi vanno non in ho. Bundesliga, quindi... No, poi ho visto, Gabriele, ma tu con le carte, cioè, che fai scambi per cercare di aumentare sempre di più il valore delle carte che hai con quelle che vinci, oppure c'è qualche strategia particolare? Io, se non ricordo male, Gabriele era quello che non vuole spendere euro e vuole fare perché aveva vinto una carta e da là ci ha fatto plusvalenza e adesso fa solo quello, mi sembra, no? Sì, 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 ma Esatto. lui mi sembra che non è forse. No, non spendo. Ok, vabbè, secondo me, visto il periodo attuale, si possono comunque, ecco, per esempio, no, un Moncio, no, mo te lo vado a prendere, no, su un Moncio anni fa, quando siamo entrati a giocare, io purtroppo sono entrato nel 2021, sarei dovuto entrare ora, e io ora mi sto veramente divertendo su Io Sorei. pure, purtroppo pure io e siamo entrati male, mi sembra, perché io i primi giocatori mi ricordo ho dovuto acquistare che non erano neanche come Moncio, li pagavi 10 volte tanto, eh. Vabbè, Monciu qua era col Girona nel 2021, no, non Esatto, costava vedi? nemmeno tanto, forse perché qua non giocava titolare, qua già era cominciato a salire quando con la nuova carta del Real Valladolid, però mi aspettavo qualcosa in più nel passato, forse perché ancora non giocava.
Ma prima un giocatore del genere uno non se lo poteva permettere, mo invece tu te lo puoi permettere, prende bei voti, c'è pure una bella media che lo puoi piazzare in una K240. Questo qui lo puoi piazzare con il numero poco basso di carte che hai, puoi metterlo addirittura in una semi-pro Spagna, semi-pro Spagna con il numero di carte che hai. Archimede, ma ho iniziato a spendere questo marzo 50 euro. Allora, io ho cominciato sin dall'inizio con l'MLS, poi dopo con l'MLS, perché all'epoca era, diciamo, il campionato più abbordabile. Poi, però, se ti faccio vedere delle carte che ho comprato all'inizio, io me le sono tolte quasi tutte perché ogni volta che le vedevo mi c'aveva un colpo al cuore. Ah, io Ma ce l'ho ancora perché l'ho prese talmente alte. Io 9 mesi fa ho preso le prime e i prezzi erano tipo per farti capire, un secondo solo per prendere un secondo portiere per farci le prime squadre col portiere fantoccio. Secondo portiere lo pagavi 20 euro, 19 euro l'ho pagato. Adesso ce ne prendi uno titolare. Eccole qua. Ho preso un Franco Iara che ancora oggi lo utilizzo perché non so dove è buttato. 25 euro lo pagai più di un anno fa. Eh, Chapeau del Villarreal 30 euro ed era quella la media. Non è Eh che sì, è sì. migliorato o che è peggiorato, però guardamo quando sta. 1 euro, cioè tu adesso con un giocatore del genere te lo prendi, lo butti dentro con 1 euro, è un giocatore normale, niente di che. Quello è un giocatore normale, 25-30 euro. Tu ci mettevi una squadra limited, ci volevano 200-300 euro e non ci facevi completamente niente, niente. E Esatto. puntavo a comprare portieri, infatti comprai due portieri sedicenni, uno era Chris Brady e uno era Fred Hemmings. Brady lo sappiamo tutti che fine ha fatto. Brady venduto, l'ho pagato tipo 6 euro e l'ho rivenduto a tipo a una sessantina, settantina d'euro. Ora guardate qua. Perché ecco, all'epoca potevi fare solo questo, o avevi il budget, oppure ti buttavi su sti ragazzini di 16 anni, dici vabbè un portiere di 16 anni prima o poi giocherà a titolare. Era così, era così. Quindi io sono molto contento che mo è migliorata. Poi dopo da st'inverno ho cominciato a buttare giù le prime coreane, la prima squadra coreana, ho cominciato giù un po' di roba, l'MLS, piano piano è diventata una libreria da 100 carte. Io pagai Evan Bush, terzo portiere di Columbus, 10 euro. Mi sembra. Ma prima se volevi schierare almeno qualche formazione col fantoccio, ti devi prendere il secondo o il terzo, cioè il secondo almeno 20 euro. Io ho preso uno dei più scarsi, secondo, però era giovane, ho detto vabbè 20 euro ce le spendo. Se no Ma il poi la cosa. portiere più scarso ci voleva, io ho preso quello più scarso che c'era, tra l'altro poi ha perso pure il posto e ci volevano 36 euro. Oschlagel di una squadra dell'Emmen che sta retrocedendo in Jupiter. Ma Vabbè. prima la cosa brutta era che adesso, se uno entra adesso e si interessa al calcio in generale, entra nelle amateur, dice io voglio solo. Ciao Andrea, grazie per il nuovo Esatto. follow, grazie per il nuovo follow e benvenuto nella community Storytelling Player. Prima tu entravi, io sono entrato, ti butta fuori quelle carte che non servono a niente. Io non beccai neanche un portiere titolare nelle carte che mi ha scelto Soreid. Adesso invece A chi caso, entra? sì, ti Adesso toccavano a stanno caso delle common, potevi farci solo un torneo a e poi era casual. impossibile andare a premio a quel torneo perché ovviamente se non ti toccavano le carte forti. No, io c'avevo, cioè alla fine praticamente avevo le mani legate perché non avevo nemmeno il portiere titolare. Sono stato mesi a giocare una casual senza manco il portiere titolare. Poi dopo, piano piano, a furia di giocarle, me ne ho beccato uno e ho cominciato a giocarla. Ma adesso invece chi gioca entra, qualunque persona ha quei tornei gratuiti, si fa la sua squadra stile fantacalcio, è perfetto proprio. Sì, con le common ha fatto. Io me l'aspettavo perché quando con il mondiale ho detto: ma potremmo mai dopo il mondiale avere tutti quanti Messi, Mbappé?
dico che facciamo? Avremo tutti quanti le stesse squadre. Immaginavo che facessero qualcosa. Molti si lamentano, io sono della parte in cui si diverte di più adesso, perché non sono mai stato un... Io un po' sono nostalgico di quelle com perché non sai mai che ti capitava, però adesso effettivamente adesso sei tu padrone, un po' artefice del tuo destino anche con le com, cioè ti puoi scegliere i campionati, ti puoi fare la rosa, è Io totalmente comincerei a vincere diverso. con le Academy cominciai a vincere qualcosa. Furono le prime limited goal, alcune limited che ho vinto, l'ho vinte con le Academy. E, Close, buonasera, un consiglio secondo me, questo è il momento di comprare in Europa, ma io aspetterei ancora un altro po', non so, alcuni pensano che forse più basso di così non si può. Tu che dici, Pano? È la domanda che ci facciamo tutti. È ovvio che lo storico dice che adesso sarebbe poco prima della fine dei campionati, già l'anno scorso c'è stato il bottom. Però io credo che quest'anno sia diverso. Secondo me possiamo aspettare ancora un po' perché pure un po' il mercato cripto dovrebbe scendere, quindi ci sono un po' di segnali che ci inducono a dire che secondo me il bottom proprio vero ancora lo tocchiamo. Cosa vuol dire il bottom? Vuol dire il prezzo minimo delle carte dei prezzi stagionale, diciamo, no? Quanto riguarda Europa. Però, insomma, già si può iniziare a lavorare. Alcuni dicono Sì, che sia già troppo tardi per la prossima stagione, io dico ancora no. no, pure Dico secondo che me c'è no. ancora tempo e Il soprattutto poi mercato può cambiare un grandi po' le occasioni cose. poi vengono dal mercato. Io dico che intanto ti puoi iniziare a fare una strategia e inizi a fare il tuo roster con giocatori che sicuramente hanno già non rinnovato, saranno già titolari e poi per il resto orecchie al mercato. Infatti seguite le nostre pagine dove noi cerchiamo sempre di dare notizie fresche di mercato e lì se siamo tempestivi e riusciamo a prendere qualche notizia un po' prima della massa che arriva, e allora lì si fanno le vere plusvalenze. Però sì, già da adesso dovete iniziare a pensare all'Europa se volete fare un roster per Dice l'anno almeno a prossimo. ragionare su che cosa volete fare. Volete puntare su una challenge l'anno prossimo? Iniziate Almeno dal portiere. ah, Iniziate a no. pensare già al portiere l'anno prossimo. È ovvio che questo però sarà un anno di mercato di portieri molto attivo rispetto agli altri anni. Molti cambieranno squadra, molti, insomma, Ma pure in è Italia, anche se già si parla difficile. di... Io personalmente, se volete, se state guardate la Serie A, io butterei, lo so che è un po' già fuori mercato, forse speriamo che si abbassa, Vicario, perché se Vicario veramente viene all'Inter e Onana parte, potrebbe essere un portiere che potrebbe giocare nell'Inter per tanti anni, perché è giovane, giovane, giovane. Poi dopo, grazie, volevo ringraziare Turek e Mbappé per il follow. Ho il piacere di avere Mbappé, il vero Mbappé, come follow su Twitch. Eh, poi Piox, ok, Piox fa una domanda. Un consiglio su un under 23 centrocampista per l'estate. Inoltre, ripropongo anche a Pano: meglio schierare in 220 o 240 senza portiere? Questo già l'abbiamo parlato oggi nel gruppo Telegram. Scusa, in 2,40 senza portiere intendi col portiere fantoccio, quindi. Cioè Io vorresti andrei arrivare a 2,40. premio, vorresti arrivare alla soglia con un portiere fantoccio. Beh, io a questo punto direi a questo punto è meglio la 220 che ti puoi giocare, almeno il portiere te lo tieni e ci giochi common, e almeno ti fai una squadretta dove inizi a giocarci, ma anche con giocatori che magari ovviamente bassi, di punteggi bassi, però inizi a giocare, per farti magari già una 2,40, sì è vero che potresti arrivare a soglia, però non è neanche così scontato arrivare a soglia perché poi ti servirebbero dei giocatori buoni per arrivare a soglia e quindi spendere un pochino di più. Quindi io direi attualmente meglio la 2,20 con un portiere common rispetto a una 2,40 con un portiere non common. È ovvio che però se vuoi la soglia puoi comunque prendere un portiere economico e ce ne stanno già da adesso. Se prendi qualche portiere già da adesso che li paghi meno di 10 euro, te li ritrovi per la prossima stagione. E
Poi Piox, se mi dici under 23 centrocampista per l'estate, da mettere in Cup 240, 220 o All Star, America o altro. Allora, pure il budget, perché almeno così mi regolo. Dici il budget così ci regoliamo, Io perché per budget, l'estate abbiamo fatto Norvegia, abbiamo fatto vedere l'altra volta appunto da te, sì, e forse già ce l'ho là si può un ancora. po' risparmiare. E qua io andrei su un budget low cost. Casares, secondo me, a livello di qualità-prezzo, è fatto, sempre seguendo il discorso che abbiamo fatto prima, secondo me ottimo giocatore a livello di qualità-prezzo. Nonostante il New York andava male, in quei momenti lì comunque prendeva bei voti. Poi 2,40 sotto 0, ma parliamo di raro, no? Stiamo parlando di raro allora. Penso che 0,01 o no, no, limited, che dico? No, no, scusa, ho un attimo sbandato. Ok. Allora, Casares, ti piace? Allora, vediamo un attimo in America. Allora, Casares secondo me è un buon, però vediamo un po' fino a quando è under 23, fino al 2024, c'è un altro anno di 2024, poi hai chiesto under 23, no? Sì, ha chiesto under 23, sì, su un under 23. Quelli lì che mi avevi invitato tu l'altra volta. Mhm, mhm. Vediamo. Arruio pure è un buon giocatore, vedi che è costante, cioè nel senso non eccede e comunque c'ha una buona media, però 0-0 questo pure già ancora possiamo spingerci anche di più. Arruio. Allora, Casares, ok, quindi possiamo fare fino a una quindicina di euro. Ah, Giuseppe, no, stavo dicendo Cifuentes, Ah. se, perché Scusa, lui quanto voleva spendere? 001. Io allora, se lui veramente confermano che va ai Rangers a fine stagione dell'MLS, lui è un ottimo, secondo me, acquisto perché te lo becchi per tutta l'estate, è under 23, è nel tuo budget, comunque gioca in una squadra che comunque è forte anche se sta sottotono e poi dopo l'anno prossimo te lo trovi nel Rangers. Cioè, quindi tanta roba. Soprattutto Allora, io invece ti consiglierei, trova eh, Sforza. quello dell'Inter che giocava nell'Inter. Eh, Che sarà qualche esatto, sarà il esatto. figlio, Guardati questo qua e questo è un bel prospetto, ragazzi, eh. Non ne costa tantissimo rispetto a quello che può dare e giocherà tutta l'estate con Newells, quindi è titolare perché ormai ha preso il posto titolare, eh. Quindi da un 21 bel po' anni. è un bel centrocampista che fa tanti all around, è un bel mediano, metodista e può essere una buona soluzione, lo trovi a 0,075. Il Newell's è una squadra che sta piena di giovani interessanti, ragazzi, eh. Poi allora Vito chiede perché per domani in difesa Munoz o Bennett. Andiamo a vedere. Allora, Munoz che ha combinato qua? Ha fatto un disastro. Che ha fatto? Ha preso 10. Ok, contro il San Luis. Mentre Brennett un po'. Allora
Vado pure su Vitov 96, la tua galleria, così la vado a vedere direttamente. Vado a vedere di là, vediamo un po' pure. Allora, per me al momento, non so tu, Panofsky, per me è Brennett. Io andrei su Brennett. Eh, Vediamo un po'. Vitov. Allora. Perché... Vito 96, ok. Aspetta. Ok. Lineup builder. Andiamo qua. 240. Difesa. Brennett. Allora. Porta favorito. Fuori casa. Titolare. Allora. Sì, Munoz. forse è meglio Bennett perché vedi Munoz giocherà con la terza un bello scontro, là, con la terza in classifica, seconda contro Eh, terza, fuori casa. Infatti andrei, cioè, nel senso di solito sto cercando di pensare di argomentare, no? Perché lo sai, Vito, che non mi piace dire tipo questo sicuro, perché poi dopo di sicuro non ci sta niente. Però in confronto alle altre volte che hai chiesto consiglio, io personalmente trovo quasi tutte le motivazioni eh, su Brennett. Cioè, nel senso lo vedo favorito in questa partita. È vero che gioca fuori casa, ma nella partita è più favorito. Andiamo a vedere un po'. No, io sinceramente andrei su Brennett. Sì, perché non trovo, cioè nel senso di solito ti dico i pro e i contro di uno e i pro e i contro dell'altro, ma visto a paragone così ti direi che secondo, cioè non trovo quasi tutti ehm, le cose a favore di Brennett. Non so tu, Panoschi, che cosa ne pensi, se No, c'è... assolutamente, ma vedi, già te lo dice pure Solar Data, dai 54 rispetto a quanto c'aveva Munoz della squadra di calendario. Ok, Brennett ti porta al 54% la Eh, vittoria ed è quinta in classifica contro il Walwich. 33%, quindi Il Gent è anche parte come favorito, è in casa, eh, beh, effettivamente è in casa, ma gioca comunque contro il Gillosa, che comunque è una squadra ostica, è ostica. Eh, poi tipo, guarda l'L5 di Bennett, quindi nelle ultime 5 rispetto a Munoz. Poi Mugnez sì, perché ha preso quel votaccio qua, aveva preso Esatto. sto 10, anche se prima c'ha una media alta, Sì, 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 altissima. anche lui sicuramente, però se vediamo le ultime 5, vediamo il calendario. Ok. Poi volevo dire l'ultima cosa prima di salutare, non so se Piox è online. Piox è letto perché lui è pure appassionato di MLS. Hai sentito oppure ci hai ascoltato prima che parlavamo di Arruio che va eh, a Flamengo? No, schiera i giocatori contro il Barcellona? Che dite domani? Di schiera i giocatori contro il Barcellona? Già campione? Ma non lo so, non lo so sinceramente se... Vediamo, chi gioca? Real Sociedad. No, io sinceramente no. Io sinceramente no. E... eh, Significa, vediamo Real Sociedad se che cosa si sta giocando. Quarto la posto. Champions, la Ma ce l'ha... Champions. Sta a 5 punti al Villarreal. Ma potrebbe esserci, però non Beh, ma che darei... farà turnover? Farà turnover, immagino, il Barcellona. Vediamo, vediamo.
Mm. Manco tanto. No, non fa nemmeno turnover, quindi vorranno festeggiare in casa e boh, la Lo vedo sapete la dura. notizia di Tache? Mo che l'ho visto mi è venuto in mente. Tache probabilmente lo vuole il Napoli. Ah, Eh, sarebbe Cubo? chi? Non è Cubo? Aspetta, fammi vedere il nome corretto. Poi lui l'ha acquistato il Bruges. Vediamo un po' qualche altra notizia. Justin che Sì, Justin C'è è tornato a Dallas, sì, torna a l'Hoffenheim ha Dallas. detto, lo ha E quindi restituito volentieri. questo è un bel acquisto, questo qua secondo me è giovanissimo, potrebbe essere una buona cosa. Poi Grimaldo che va Purtroppo non bene. ha, non ha giocato, non ha reso. Ah, Tache. Cubo, sì, Take Cubo, sì. Mm-mm. Take Fusa Cubo, sì. Detto Sì, Take. praticamente il Napoli potrebbe lasciare andare via Lozano e prendere lui al posto suo, anche se il prezzo comunque è altino. Magari se uno se lo prende al tempo dovuto prima della notizia, perché se va a Napoli, lo sappiamo, Napoli con i giocatori così ci sguazza proprio alla grande. Poi Napoli sta preparando una squadra per... Soprattutto Lozano, dipenderà poi da Lozano dove va, perché pure Lozano potrebbe essere Ah, una... sì. E niente, sembra di no. Io penso che giocherà lo stesso per vincere. Sì, pure secondo Vito giocherà sempre per vincere. Secondo me Barcellona non entra mai in campo per molla. No, Eh, addirittura Lozano a 4 euro la limited, ragazzi, c'ha 27 anni, secondo me se va a qualche società estera può essere pure un'occasione Lozano. basta che non va in Inghilterra. No, 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 non credo, dai. Non so se ci sono già notizie, vediamo un po' se c'è Fra qualche infortunato. rumore. Mm. Date un'occhiata. Diamo sta notizia su Lozano e poi magari salutiamo tutti. Andiamo su Transfermarkt. Vedi, Lozano e Zelinski ambiscono a giocare in Premier League, quindi Ciao. No, no, non lo prenderei mai, cioè nel senso adesso no, cioè nel senso non sono tanto amante dei giocatori che vanno in Premier League, forse ma la Premier guarda, la League, Premier è troppo difficile, effettivamente è troppo difficile cioè, o sei forte e fai buoni voti, se no è difficilissima vai Vito, performare. spara l'ultima domanda che così stacchiamo e ce ne andiamo, che io domani mattina alle 6 vado al lavoro, quindi ovviamente grazie Pano che è stata un'improvvisata, grazie per essere passato in live. Ma che grazie a te dell'invito, lo sai, volentieri, anche perché poi io non vado al lavoro domani mattina, quindi posso dormire, quindi è più per te. No, vabbè, tanto io il giovedì lo so che è così, perché nel senso il giovedì mi voglio dedicare, io ne farei tante, ne farei sempre, solo che ovviamente ho famiglia e quindi dedico sempre più tempo a loro e quindi per Vabbè, questo ci credo, hobby ci credo. mi dedico una sera e il venerdì perché mi fa piacere, mi piace. Allora, se ecco qua. Allora, Vito ci fa una domanda difficilissima, ma proprio difficile. Questa è una è un domandone. Allora, secondo me, allora io ho letto su alcune riviste spagnole del Barça che lo portano, non lo, dicono che praticamente Messi non tornerà al Barcellona. Ah, Io pure con- secondo me. ho letto qualche notizia di qualche giornalista non ricordo, è una rivista di Atenes, non mi ricordo, una rivista tipo americana, dove praticamente avvicina Messi, che potrebbe essere vicino all'MLS. Però io personalmente penso che potrebbe essere addirittura più vicino all'MLS che al Barcellona. Io la vedo dura che torna al Barça
Poi, però, anche se penso che poi alla fine andrà in Arabia perché tutti seguono il dio denaro e penso che Messi non sia Se da le meno. cifre sono quelle che girano è quasi, cioè, non c'è Se voleva paragone. fare il buon samaritano l'avrebbe fatto quando era tempo di andarsene, di non andare al Paris Saint-Germain, tagliarsi lo stipendio e rimanere lì al Barcellona. Io se fossi tifoso del Barcellona non lo vorrei vedere nemmeno entrare in città, perché se è per quello che ha fatto il Barcellona per Messi, per come la vedo io, doveva rimanere lì decurtandosi lo stipendio per la squadra, per quello che gli ha dato e quello che Esatto, esatto, poteva farlo ritornare benissimo, adesso. invece è fallito il Barcellona per dare sempre più soldi a Lui lui nella gara poi con Ronaldo. ritornare con Anzi, le se vuole tasche fare una belle buona piene. azione dovrebbe tornare in Argentina e chiudere nella sua squadra che è del suo paese, a Rosario, e là farebbe davvero, insomma, una cosa bella. Però ovviamente il Non sono d'accordo. petrodollaro che l'ha sostenuto negli ultimi anni nel mondiale, secondo me continuerà a La, finanziarlo giacca fino alla fine. la giacchetta addosso, tutte queste cose qua, il modo in cui è vicino al mondo arabo, c'è un sacco di cose. Cioè, ma a chi lo vuole far credere che mo vuole tornare al Barcellona per fare che cosa? Con le tasche piene? Io personalmente potrebbe pure essere, magari succederà pure, ma per me la vedo proprio una cosa che è proprio fuori dal mondo proprio, cioè nel senso è una cosa che io non apprezzerei proprio per niente se fossi un tifoso del Barcellona. E i tifosi del Barcellona sono tosti, Non sono lo so. A quanto sta adesso la carta di Messi? Vediamo. 120 se non sbaglio. Ho visto, aspetta. No, 113. Io non ti nego che se scende sui 50-60 euro, ma un pensiero ce lo faccio pure, ma come follia proprio. Ma sto prezzo, sinceramente, ma hai capito quante squadre mi ci faccio con sto prezzo? No, per me pure è un po' un affronto, non ci riesco. Non fa parte Eh, proprio dei principi nostri, di me e Panoschi, proprio, noi siamo no, proprio no, per me è un veramente affronto. Ci faccio all'opposto. davvero tre squadre. Il Poi ci faccio una problema è che squadra all-star casomai potentissima. se vai in Arabia e la carta, come dicevi tu, scende a pochissimo, allora lo prendo perché più come collezionismo, come leggenda, poi diventerà legend quando si ritira. Perché io mi Sì, ricordo la carta di Maradona, forse voi non c'eravate all'epoca, io già non ero dentro, ma già seguivo, giocavo solo con le com, però la carta di Maradona, quando morì Maradona, fece un no, no, bel... no, c'ero, io c'ero, sto Ah, dentro la c'eri, divisa. quindi... Sì, sì, sì. Quindi Fece mettiamo il giorno del ritiro di Messi, tra qualche anno tu la prendi quando stai in Arabia, quel giorno là, poi non so se diventerà legend, ma prima o poi si affronterà pure questa questione dei giocatori Sì, ritirati. dovrà essere affrontata perché hanno detto che comunque l'hanno scritto pure nell'ultima cosa che dicevano che il discorso eh, del modo per trovare il modo di utilizzare le carte ritirate, cioè è una cosa che prima o poi faranno. Cioè tu qua, no, stiamo a parlare di gente che, vabbè, a parte vabbè, il score non li voglio vedere, che tanto li sappiamo, a parte che non si vende una carta. Sto sul limited, di limited non ce ne sono. Cioè, immaginate qua chi questo che l'ha pagato 12.000 euro, 8.000 euro, 12.000 euro, ragazzi. Ma capito quante squadre mi ci faccio veramente con 12.000? A parte che non ci faccio proprio tutte le squadre sorelle, con 12.000 euro ci faccio tanto altro. Proprio. Ah, mi ci compro una macchina, mi ci compro una macchina. Questo è poco ma sicuro, questo è poco ma sicuro. Ma, stavo guardando, non si vende una carta da una vita, non ci sono carte in vendita. Ah, ce n'è 302, le stanno schioppando tutte a Power Trader. Power Trader se le sta prendendo, vedi? Ho visto. Un giorno fa, vedi? Un giorno fa è successo qualcosa. In 3 giorni sono comprate 3 carte di Ronaldo. Guarda. Evidentemente qualche news c'è sta, qualche rumors comincia a starci, ma secondo me sì, è inevitabile che vada in Arabia.
Anche perché lo ha dimostrato, poi se si vuole mettere la mano sul cuore, vuole cambiare, perché tanti soldi ce li ha. Io voglio capire questa gente con tutti questi soldi che cosa ci deve fare. Però ovviamente più ne hai più ne vuoi, noi non sappiamo che cosa vuol dire, però evidentemente uno più ne ha e più ne vuole. Cioè, non lo so, sono già dei privilegiati, secondo me, boh. Per questo io continuo a preferire Maradona. Sarà perché sono un boomer ancora e quindi per me rimane lui più forte, però Maradona, a parte che i soldi non li ha mai presi, nemmeno a Napoli, nemmeno poi è andato a Siviglia, a Marsiglia, poi è tornato al Boca, cioè, più questioni di cuore che di soldi, eh. Sì. Però era un altro mondo, un altro calcio. Mo adesso è tutto business, il calcio è business, prima non era business, ha iniziato a diventare business proprio negli anni 90, negli anni in cui eravamo piccoli. Adesso è solo business e quindi non esistono più le bandiere, non esiste più la scelta di cuore. Quando c'è una scelta di cuore fa addirittura notizia, va sui giornali, che sembra strano che qualcuno rinunci a dei soldi e magari fa un altro tipo di scelta e per questo motivo un po' il calcio ha perso quel romanticismo che aveva una volta. A tutti sarebbe piaciuto un Messi che torna nella squadra sua di Rosario, ma Rosario non ha una lira e ricordiamo che l'Argentina attualmente l'inflazione è al 107%, notizia di oggi. Quindi per quello mi sembrava anche strano il fatto che si parlava, vedi, di Icardi che tornava al Boca, era uscita questa news, questa rumors. Io no, non credo, non lo so. Poi ci chiede Close quando avete investito 200. Allora, io personalmente non ti saprei quantificare perché ho investito a tranche e penso che il mio investimento iniziale è da suicida perché forse ho messo 150 euro per concludere nulla nel 2021. Per Io concludere di più. nulla. Io sto perdendo quasi un et, eh. Io ti faccio vedere, no? Se da qua si riesce a dedurre, perché non mi ricordo. Allora, la mia galleria attualmente, lasciamo stare che dentro c'ho una card blu che non è mia, è di Daniel, che stiamo facendo un contest su Twitch per regalarla. Quindi per chi vuole va su Twitch e segue i passi da fare, follow e retweet e iscriversi al canale di YouTube di Daniel per aggiudicarsela e questa sta a circa 51. Per il resto, questo è il valore. Come si fa a vedere? Non mi ricordo. Allora, forse io lo vedevo meglio su Solare Base. Base. Ma lo sai che su Solare Base l'ho vista che la cifra, ma io non credo che ho messo. Aspetta. Forse questo, eccolo qua. Beh. Totale. Qua dice acquisti totali 1600, ma io non credo aver vendite totali 975 euro. Ma quelle Io forse sono le movimentazioni totali, sì, evidentemente. perché mi sa che è la somma di tutti gli acquisti miei che ho fatto, quindi vendi acquisti, eh, non ti so Devi dire. Allora, vedere tu il considera che profit and loss. Ah, tu, tu tu non lo puoi vedere perché non c'è l'abbonamento. quello là, io ce l'ho quello intermedio. Allora, io considera Io c'ho che quello Star, praticamente io sto perdendo, sì, quasi a 0,8, quindi 950 dollari, eh. Ah, eccolo qua, guarda, statistiche avanzate. Profitti e perdite totali delle carte, praticamente. ma non lo so, sai, se profitti e perdite totali della carta 186 euro. Ah, manco male. Ah, spesi in aste 600 euro. E sto in perdita 186, ma devi considerare che in mezzo a 686 ci sono le carte iniziali che sono impossibili da recuperare, lo dovete dar via per Ah, ma principio. quello pure io, è ovvio, adesso ti fa tutte le carte, è ovvio Se tu che una quelle carta no, che so che non anni le fa, rientrerai questo è un mai. calcolo, tu considera che recentemente ho investito circa 70 euro su NBA e ne è valsa la pena perché ci ho vinto alcune carte. E poi ho investito una settantina di euro circa su K League
e ultimamente sto investendo su MLS, ma su acquisti mirati, tipo su compravendite, del tipo sono partito da un portiere, l'ultimo affare che ho fatto, sono partito dal portiere del Jeju, però dove vedo le mie transazioni? Cioè, praticamente, ve lo dico brevemente, ho preso questo portiere a 20 euro, l'ho rivenduto praticamente a 45, e con quei 45 ci ho comprato il portiere dell'Ulsan, quindi sto facendo step by step per cercare di crescere piano piano con investimento piccolo e facendo le plusvalenze. Poi con i discorsi tipo quelli che abbiamo fatto prima con Panoschi, ecco, a Ruio se ne va, cominci a ragionare e a studiare, ok, se a Ruio se ne va che è titolare fisso, chi è che prenderà il suo posto? Tizio, ok, Tizio mo sta a 2 euro, me lo vado a comprare, quando mi faccio una Esatto. plusvalenza lo prendo e lo faccio partire, e così gioco così io personalmente. Soprattutto, come dicevamo sempre, è un gioco di pazienza, Sorare. Quindi chiunque è entrato adesso è ovvio che vuole, come abbiamo fatto noi, errore di gioco, perché vuoi giocare, allora vai subito a vedere, però alla fine non paga. Ok, niente, Panoschi, io devo veramente Dai, staccare. dai, sì, c'hai ragione, che Io ti anche a te ci fa ringrazio, piacere. io veramente starei qua ancora a oltranza, però lo faccio proprio per cognizione di causa, perché sono domani mattina chi si alza? Alle 6 penso che la sveglia non la sento proprio. Se no starei proprio, io sto gasato a 1000, starei qua a parlare per ore ancora. C'hai ragione, quando parliamo io e te, poi ci mettiamo io e te, è finita, diventiamo... E tagliamo, eh. Cioè, No, molto però spesso. è un'idea, su Twitch fanno le maratone, prima o poi faremo una maratona, Mi quando affitto. sarai in ferie, quando sarai, oppure facciamo una staffetta maratona, tutti quanti, perché di solito si fanno pure o per beneficenza o per, Sì. insomma, possiamo decidere, Infatti, dai. dai, perché no? Perché no? Io ti ringrazio ancora per essere passato, è un piacere enorme averti qua e quando vuoi io ci sono, volentieri, qualche volta magari vengo a fare un giro pure sul tuo canale. Sì, Se... esatto, dovrai essere ospite, ti presenti pure alla nostra community e poi vabbè c'è sempre il discorso di fine mese, quello che sai, e ci sarà una sorpresa. Ci stiamo lavorando da tempo, però è sempre difficile organizzarci e ci sarà, dai, ci vediamo di raggrupparci e di fare una bella finale di stagione coi fiocchi. Ci salutiamo tutti un po'. Ok, io intanto per il discorso che facevamo l'altra volta, aggiungo un attimo solo, aggiungo il video, quello lì che io metto sempre di solito, lo sapete, quello lì della Nike. Aspetta, lo metto qui, mo che salutiamo, lo attivo e intanto vado a vedere se c'è qualcuno. Sì, sì, lo metto Piox, infatti l'ho visto, già stava partendo, eccolo. Lo sparo il video e vado a vedere se c'è qualcuno della community o qualcun altro ragazzo che seguiamo per sparargli il ride e vediamo se c'è qualcuno online. Ok? A proposito, come si fa il ride? Io ieri volevo fare un ride con Su Luca, ma non... Twitch, devi andare su Twitch e c'è Sì. proprio il gestore streaming, c'è scritto proprio ride e ti esce l'elenco di chi segui per fargli il ride. Io l'altro giorno volevo farlo al maestro, ma non accettava i ride. Sai che bello se mi nominava in live. Va bene, dai, ok. Vabbè, Buonanotte a perché tutti, non ragazzi. trovavo quello Buonanotte, ci là. becchiamo tutti su Telegram e sugli altri canali. Ciao, grazie. Ciao, Pano, Certo, grazie. buonanotte a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazzi. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule.